ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in un inaspettato secondo capitolo di quella che ormai possiamo definire la It Ends With Us saga. Ma in che senso? Che cosa succede? Nel video precedente avevamo parlato della brutta figura di Blake Lively, la protagonista e produttrice del film It Ends With Us, film che tratta il delicato tema della violenza domestica. Purtroppo Blake Lively aveva promosso il film con la sensibilità, con la profondità emotiva di un cartellone pubblicitario e così facendo si era tirata addosso una valanga di critiche. Nel video avevamo anche discusso dei suoi presunti contrasti sul set con il regista nonché coprotagonista, anche lui attore del film, Justin Baldoni, colui che interpretava il suo marito violento, e da lì avevamo dedotto che Blake Lively potesse essersi comportata male con lui e che lui fosse il bravo ragazzo della situazione, perché se da un lato vedevamo Blake Lively che promuoveva sto film parlando di fiori, di moda, sponsorizzando i propri brand ed evitando completamente di parlare del tema della violenza domestica, proprio non lo doveva nominare, violenza domestica islava, non si doveva dire questa parola, anzi addirittura se il caso svilendo l'esperienza di chi l'aveva subita con delle battutine che facevano un sacco ridere lei e basta. Lui invece d'altro canto, c'è Justin Baldoni, nelle interviste faceva delle riflessioni serie, cioè comunque sembrava tenerci al messaggio veicolato dal suo film. Ma nelle ultime settimane, ragazzi, è successo l'inaspettato, l'imponderabile. Blake Lively ha denunciato Justin Baldoni per molestie sul set, cioè per averla molestata sul set, lui, Justin Baldoni, e per avere orchestrato un piano diabolico per distruggerle la reputazione, un po' per vendetta, un po' perché così se lei casomai lo avesse denunciato nessuno le avrebbe creduto. Un piano che avrebbe funzionato alla grande, ragazzi, visto che la sua immagine pubblica è completamente collassata da quando ha fatto sto film. Ora, Blake Lively ha presentato prove su prove che dipingono Justin Baldoni come un grande calcolatore. C'è un colpo di scena scioccante, ma Justin Baldoni non è rimasto in silenzio. Lui ha risposto con una controdenuncia puntando il dito prima contro il New York Times per diffamazione e poi direttamente contro Blake Lively, accusandola di avere costruito prove false, scatenando tutto questo caos fondamentalmente per salvarsi una reputazione che si era rovinata da sola con le sue mani. Quindi praticamente lei dice lui ha orchestrato un piano per diffamarmi, lui dice no, è lei che ha orchestrato un piano per salvarsi la faccia usando me come capro espiatorio, e alla fine, ragazzi, spoiler, ne usciranno tutti diffamati. Il dietro le quinte di It Ends With Us in questo momento è avvolto da un mistero. Chi è il diavolo tra Justin Baldoni e Blake Lively? Perché un diavolo c'è. Oggi siamo qui per analizzare minuziosamente ogni dettaglio di questo caso, ogni prova, ogni screenshot, ogni riga di ogni versione, per provare a farci un'idea su chi stia mentendo, in attesa di un processo che, me lo sento a livello mediatico, sarà il nuovo Johnny Depp contro Amber Heard. Cominciamo. Facciamo un passo indietro. Cos'era successo? Era il 2019 quando Justin Baldoni acquistava i diritti di It Ends With Us, il libro bestseller di Colleen Hoover, con l'obiettivo di trasformarlo in un film. Ora, non è la prima volta ovviamente che un regista decide di prendere un libro che ha un grande successo commerciale e adattarlo, farci un film, ma in questo caso, ragazzi, Justin Baldoni sembrava veramente tenerci proprio per il tema trattato nel libro, cioè la violenza domestica e la donna che si accolla di subirla perché ha preso questo schema nella sua infanzia. Ad oggi, se potessi dare un consiglio al Justin Baldoni del passato, gli direi: guarda, acquista i diritti di un libro di ricette, lascia perdere It Ends With Us, facci una bella frittata e te ne esci. Ma è andata così. Justin ci teneva così tanto a questo film che si era anche preso il ruolo di protagonista, il protagonista maschile, l'uomo abusante che picchiava la moglie. Ma
Ma non si era fermato lì. Justin aveva dedicato ben 4 anni alla preparazione del progetto, collaborando con associazioni contro la violenza domestica per comprendere meglio la prospettiva delle vittime. Non solo, si era pure infilato in un gruppo di recupero per uomini violenti e aveva addirittura iniziato a scrivere un diario fingendosi un uomo violento per calarsi meglio nella parte. C'è un impegno, ragazzi, che neanche Stanislavski nei suoi giorni migliori. Fin qui tutto ok, però poi era arrivata lei sul set, Blake Lively, scelta da lui come attrice protagonista, era diventata anche la produttrice del film, colei che metteva i soldi, ed era stato con lei che, secondo alcune dichiarazioni da parte dello staff, le cose avevano iniziato a complicarsi perché Blake Lively aveva preso il controllo del progetto mettendo bocca su ogni dettaglio. Addirittura Blake aveva fatto scrivere un'intera scena dal marito Ryan Reynolds, così, gratis, cestinando la versione della sceneggiatrice originale senza dire niente a nessuno. Ma non solo, pare che per esempio Blake Lively abbia fatto buttare al tempo tutto il guardaroba che aveva scelto lo stylist del film per il suo personaggio, per farlo rifare da zero al suo stylist personale. Perché? Innanzitutto perché lei è Serena van der Woodsen e nessuno dice come vestirsi a Serena van der Woodsen, e poi perché poteva. Ora, quando il film è finalmente uscito nelle sale, i due attori protagonisti avevano preso strade completamente opposte nella promozione, a parte che rilasciavano interviste separati, non si incrociavano manco per sbaglio, cioè non li abbiamo mai visti nello stesso posto contemporaneamente. Per quanto ne sappiamo, Blake Lively potrebbe essere Justin Baldoni con una parrucca bionda, ma a parte questo, Justin Baldoni si era impegnato nelle interviste nel fare delle riflessioni sul tema del film, su come sperava che il film potesse far riflettere. Blake Lively invece aveva scelto di essere più leggera. Ad esempio, alla festa per la premiere, Blake Lively aveva fatto preparare dei cocktail ispirati al film, a parte che vabbè, erano cocktail preparati con la sua bevanda, la bevanda che produce lei, del suo brand, quindi comunque si stava autopromuovendo. Vabbè, a parte ciò, tra questi cocktail addirittura c'era un drink alcolico che portava il nome del personaggio violento del film, cioè quello interpretato da Justin Baldoni, che manco era invitato, cioè c'era il cocktail col suo nome ma lui no. Quindi ragazzi, avete capito bene, un cocktail alcolico dedicato all'uomo abusante. Ma durante le interviste aveva fatto anche di peggio, ragazzi, cioè questo è niente, perché quando lei si chiedeva del tema del film, cioè del tema della violenza domestica, lei non si sa perché cominciava a dare risposte fuori luogo, cambiava subito discorso, faceva delle battute completamente inappropriate. Ad esempio, alla domanda cosa ti ha fatto piangere di questo film, Blake aveva risposto: ma no, niente, io soffro di mascolinità tossica. I suffer from toxic masculinity. Absolutely not. Yeah. No, I cry. She hit me when I started crying. Yeah. Ma come ti viene in mente, come ti esce una frase del genere? E poi quando le è stato chiesto cosa faresti se una vittima di violenza domestica ti chiedesse aiuto, lei si era messa a ridere e aveva risposto: ma non lo so, potrebbe chiedermi l'indirizzo di casa o di condividere la posizione. Non lo so, io sono della Vergine, parliamo di logistica. This movie is going to affect people and they're going to want to tell you about their lives. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could I'm just curious about social security number. I'm a Virgo, so I'm Yeah. like, are we talking logistics? Are we talking emotional? Dico, non è che ci aspettassimo il monologo di Franca Rame, ma neanche che Blake Lively se ne uscisse così, cioè affrontasse il tema con la scialla di Vittorio Feltri. Addirittura a un certo punto aveva invitato i fan ad andare a vedere il film indossando abiti a fiori, perché la protagonista ama i fiori e quindi aveva avuto questa pensata di promuovere il film, insomma un po' come aveva fatto Margot Robbie con il suo film Barbie, quando i fan andavano a vedere
vedere il film al cinema indossando i vestiti rosa. E niente, cioè Blake Lively, come vi dicevo nell'introduzione, non parlava mai del tema centrale della storia. La violenza domestica non si doveva menzionare, cioè se avessi avuto €1 per ogni volta che Blake Lively ha detto violenza domestica durante la campagna di promozione del film, ora avrei €0, forse addirittura avrei dei debiti. Quindi il comportamento di Blake Lively per tutti questi motivi era stato percepito come insensibile, al contrario di quello di Justin Baldoni, che invece sembrava tutto preso da questa missione del parlare del fenomeno della violenza domestica. E questa differenza, ragazzi, ovviamente si era notata, anzi direi che proprio il fatto che il regista sensibilizzasse tanto aveva reso ancora più evidente il contrasto con Blake Lively, cioè l'impegno di lui faceva risaltare ancora di più la superficialità di lei, perché ogni volta che Justin parlava si entrava nel mood serio, si percepiva l'urgenza di trasmettere un messaggio importante. So much about the work that went into it, but about the why behind it. If a Lily Bloom in real life can sit in this theater and maybe make a different choice for herself than was made for her, maybe she sees herself on that screen and chooses something different for herself, that's why I made the movie. Ogni volta che poi però Blake interveniva c'era questo momento di confusione, cioè l'attenzione tornava improvvisamente a dettagli leggeri e francamente irrilevanti rispetto alla gravità dei temi trattati dal film. Thank you. It's Britney's actual dress. I feel so lucky. Quindi Blake Lively ci aveva fatto una figura veramente, veramente grama. Si capiva che il regista Justin Baldoni con quel film volesse dare qualcosa di più, mentre Blake, la produttrice, continuava a sottrarsi a quel di più. Ma la cosa che più di tutte ci aveva stranito, e sono sicura che ve la ricordiate, era stata il fatto che il resto del cast si fosse apparentemente schierato con Blake. Lei era sempre circondata dai colleghi, dalla troupe e persino dalla scrittrice Colleen Hoover. Invece Justin Baldoni era sempre solo, isolato come un vegano alla grigliata di Pasquetta. E qui ci eravamo chiesti, ma perché? Cioè, perché stare tutti dalla parte di Blake Lively quando lei è quella che sta svilendo il messaggio del film? La risposta che ci eravamo dati era il potere. Blake Lively, a parte essere la produttrice e quindi, ripeto, colei che metteva i soldi, era anche una figura molto influente, cioè non so che tempo verbale utilizzare, una figura molto influente nell'industria dello spettacolo. Justin Baldoni non aveva lo stesso peso, ma chi lo conosce in confronto a lei? Ora, questo isolamento di Justin Baldoni aveva fatto indignare il web ancora di più, perché non stiamo parlando di uno che si era svegliato una mattina e aveva deciso di fare un film impegnato. No, Justin Baldoni da anni dedicava anima e corpo a decostruire gli stereotipi di genere, con i suoi libri, i suoi TED Talk, i suoi podcast. Quindi il film It Ends With Us in un certo senso era il coronamento di un suo percorso sia professionale che personale, e ancora di più da questo punto di vista non sembrava giusto che il cast lo isolasse così, cioè sembravano tutti stronzi, diciamoci la verità. Eppure, se vi ricordate, c'era una domanda che ci ronzava in testa. Ci mancava un pezzo, ragazzi, c'era una cosa che non tornava, un dettaglio che, dato che non riuscivamo a capire la risposta, era passato un po' in sordina. Risentiamo la parte in cui mi facevo la grande domanda. Justin Baldoni assume una... sta cosa non l'ho capita. Assume una nuova esperta di pubbliche relazioni specializzata in crisi di immagine, Melissa Nathan. Addirittura, ragazzi, quella che ha rappresentato Johnny Depp durante il suo famoso processo contro Amber Heard di cui abbiamo parlato qui. Sarà stato in risposta a queste crescenti tensioni? Aveva paura che scoppiasse una qualche shit? Sì, lo dovevo capire che ci sarebbe stato il secondo capitolo. Non aveva alcun senso all'epoca, ma ora ce l'ha, perché Blake Lively, mentre noi ne eravamo completamente all'oscuro, stava accusando Justin Baldoni di molestie alle risorse umane, stava facendo guerra e fuoco sul set sostenendo che lui avesse superato molte volte i limiti con lei. Justin Baldoni, il volto del progetto, l'uomo che da anni si sbatte per decostruire gli stereotipi di genere, secondo Blake Lively sarebbe in realtà un maniaco pervertito, misogino, lurido e maiale. Da questo momento in poi vi riporto
riporto la versione di Blake Lively così come è descritta in un documento che è una specie di denuncia, anche se tecnicamente non lo è, ma a questo ci torneremo. Documento reso pubblico dal New York Times. Partiamo dal maggio 2023, quando le riprese di Dance With Us iniziano. È qui che, secondo Blake Lively, tutto avrebbe avuto origine. And action! Justin Baldoni e Blake Lively sono sul set, lui nei panni del protagonista maschile Ryle, lei in quelli della protagonista Lily Bloom, quando durante una scena Justin Baldoni inizia a improvvisare in ogni ripresa un numero esagerato di baci. Cioè girano una scena, sembra andare bene, ma lui chiede di rigirarla di nuovo senza motivo apparente, perché tecnicamente era venuta bene. A un certo punto morde e succhia il labbro inferiore di Blake Lively quando lei inizia a provare un certo disagio, tutto questo in base alla sua versione. Dopodiché fate attenzione a questa parte, ragazzi, perché ci tornerà nella versione di Justin Baldoni. Devono girare una scena di un ballo lento e Justin Baldoni si fa prendere dalla situazione, le passa le labbra vicino al cioè sul collo così, e le dice all'orecchio: hai un odore così buono. Una cosa che stranisce Blake, stando alla sua versione, visto che nella scena non c'erano microfoni, non era previsto audio, quindi non c'era assolutamente motivo che lui pronunciasse quelle parole, dice lei, non c'era motivo di parlare. A questo punto Blake, finita questa ripresa, gli parla, gli dice: Justin, però stai calmino, cioè non oltrepassare certi limiti. Ma lui le risponde: guarda, stai tranquilla, non mi attrai nemmeno. Una frase che, anziché calmare la situazione, va ad alimentare il disagio. Vabbè, un giorno Blake Lively scopre che il copione che lei aveva firmato, perché il copione gli attori lo firmano, soprattutto quando ci sono scene intime da registrare, è tipo un consenso informato, ragazzi, insomma, scopre che il copione è stato modificato. Justin Baldoni aveva aggiunto scene esplicite senza avvisarla. Blake legge il copione con le modifiche e scopre che una di queste nuove scene prevede che lei simuli un orgasmo davanti alla telecamera. Blake si oppone categoricamente e dice: non esiste, non mi sembra una scena sensata da inserire nel film, secondo me ce la possiamo evitare, quindi ce la eviteremo. Ma Justin Baldoni insiste e le dice: ma guarda che questa scena è necessaria, perché io voglio realizzare il film attraverso uno sguardo femminile. Blake riesce a fare tagliare questa scena, ma Justin insiste per mantenere almeno una sequenza che aveva aggiunto al copione, cioè la prima notte di nozze dei protagonisti, in cui avrebbero dovuto raggiungere loro insieme. Praticamente, secondo Blake, durante una discussione su questa scena, Justin le avrebbe detto: per me è importante tenere questa scena perché io e la mia compagna, quando abbiamo rapporti, raggiungiamo sempre loro insieme, e tu e Ryan Reynolds, il marito di Blake Lively, lo raggiungete insieme. Blake si sarebbe rifiutata di rispondere, quindi rimarremo col dubbio. Le riprese proseguono, ma il clima sul set continua a deteriorarsi. Arriviamo a una scena cruciale del film, quella in cui il personaggio di Blake Lively, Lily Bloom, partorisce. Secondo quanto riportato nella denuncia, durante le riprese di questa scena, Justin Baldoni e il suo compare Jamie Heath, cioè il cofondatore e CEO della Wayfarer, la compagnia di produzione di Baldoni, avrebbero improvvisamente esercitato pressione su Blake affinché lei simulasse una nudità completa, e questo nonostante nel copione, nel contratto e nelle discussioni creative precedenti non fosse prevista alcuna nudità per quella scena. Cito testualmente la denuncia di Blake: il signor Baldoni insistette con la signora Lively affermando che le donne partoriscono nude e che sua moglie aveva strappato i suoi vestiti durante il travaglio. No, scusate, cioè in pratica Justin Baldoni avrebbe spiegato a Blake Lively come partoriscono le donne, a Blake Lively che ha 4 figli, l'ultimo scodellato da poche settimane, tanto che allattava durante le riprese. Vabbè, al che Blake cerca di fargli presente che no, non è vera sta cosa, in realtà molte donne partoriscono indossando camici, ma Justin Baldoni avrebbe continuato a insistere dicendole: no, non è realistico girare la scena con i camici. Vabbè, praticamente quello che dice lei nella sua versione è che lui volesse una scusa per vederle l'orchidea. A questo punto Blake si sente quindi costretta ad accettare di fare sta scena,
scena perché già si era opposta in troppe occasioni, aveva detto troppi no e il clima sul set era diventato soffocante, cioè sembrava che fosse colpa sua. Quindi alla fine accetta di girare la scena del parto nuda dalla parte inferiore del torace in giù. In altre parole, lei avrebbe girato la scena con la fagiana all'aria, ragazzi, come si fa nella realtà. Cioè magari non ce l'aveva proprio all'aria, però aveva solo un piccolo pezzo di tessuto a coprirgliela. Probabilmente si riferisce a una cosa di questo tipo che si usa nel cinema per simulare la nudità. Tutto sto bordello, ragazzi, nonostante ovviamente non fosse necessario per il film, visto che nulla di tutto ciò sarebbe stato visibile sullo schermo. Tra l'altro, stando alla denuncia di Blake, il set quel giorno era pure strapieno di gente, c'erano tante comparse. Ah, e oltretutto, dice Blake Lively, mentre io registravo ste scene, i monitor rimanevano accesi. I monitor praticamente sono degli schermi che stanno fuori dal set, così che tipo il regista possa controllare da vicino quello che succede all'interno del set. Ecco, i monitor rimanevano accesi così che anche chi non era lì presente sul set potesse fruire di questa visione. E ciliegina sulla torta, il ruolo del medico nella scena sarebbe stato assegnato al migliore amico di Justin Baldoni. Un dettaglio che Blake sottolinea perché evidentemente la cosa le ha aggiunto un ulteriore strato di disagio, cioè lei insinua nella denuncia che fondamentalmente Justin abbia ingaggiato il suo migliore amico per fargli vedere l'orchidea di Blake, in sostanza. Non lo dice esplicitamente, però si capisce che il messaggio tra le righe questo è. Chissà se ci sono delle riprese che provano questi episodi, cioè essendo che si trattava di una scena importante, no? Il parto di Lily Bloom, ci saranno registrazioni dirette che potranno confermare o smentire quanto riportato nella denuncia. Ma proseguiamo con la versione di Blake. Durante una pausa sul set, Jamie Heath si avvicina alla sua assistente e mostra loro un video sul suo telefono. Quello che si vede è una donna nuda con le gambe divaricate. Blake al che lo ferma subito perché pensa che lui le stia mostrando materiale grafico, ma Jamie le risponde: no, ma che dici, è un video di mia moglie che partorisce. E Blake gli chiede: ma tua moglie lo sa che fai vedere questo video in giro? E Jamie le risponde: lei non è strana su queste cose. Quindi praticamente le dà della strana, cioè le dà dell'esagerata a lei che non accetta di fare serenamente una cosa simile, una cosa così naturale. Vabbè, Blake e la sua assistente si allontanano da lui, ma gli episodi di molestia continuano. Sorvoliamo sul fatto che a un certo punto Justin Baldoni avrebbe deciso di girare una scena in cui Lily, quindi il personaggio interpretato da Blake Lively, avrebbe perso la verginità. Praticamente, detta di Blake, nel libro questa scena sarebbe descritta in modo così, diciamo lasciando spazio all'immaginazione del lettore, ma Justin Baldoni avrebbe preferito girare una scena molto esplicita con un primo piano sulla faccia di Blake per poi dirle dopo la fine delle riprese: suppongo che non dovrei dire una cosa del genere, ma è stato hot, che fa, vi siete esercitati prima? Perché la scena non era con lui ma con l'altro, come si chiamava, Atlas. Anche se non ho capito se sta scena l'avrebbe girata Blake Lively con l'attore adulto che fa Atlas oppure quelli che interpretavano il giovane Atlas e la giovane Lily. Ma vabbè, poi che succede? Succede che un giorno Blake si ritrova a dover fare un viaggio in auto con Justin Baldoni, sempre accompagnata dalla sua assistente, e in questa occasione Justin Baldoni le confida una storia personale. Le dice: sai, io sono stato vittima di abusi da parte della mia ex, una situazione che mi ha portato a riflettere sul mio comportamento passato. Io nella mia vita ho sempre chiesto il consenso? No. Ho sempre ascoltato quando mi dicevano no? No. Quindi in sostanza, ragazzi, le stava dicendo indirettamente di aver compiuto abusi lui stesso in passato, per dire che tutti possiamo imparare dalle nostre esperienze e crescere, maturare. Giustamente però lei si turba per questa confessione, perché non è che hanno tutta questa confidenza, stando a quello che fa capire lei. Cioè è questo estraneo regista che mentre sono in macchina, non da soli ma comunque con un'altra donna, con l'assistente di Blake, le dice: io in passato posso dire di aver
delle donne, cioè sostanzialmente quello che dice lei è questo. Un altro tema ricorrente nelle conversazioni con Justin e Jamie era la loro precedente dipendenza dalla pornografia, cioè secondo Blake, Justin durante le loro interazioni faceva spesso riferimento alla pornografia parlando delle sue esperienze personali, tanto che a un certo punto Blake, esasperata da sta cosa, avrebbe deciso di chiudere l'argomento dicendogli io non ne ho mai vista in vita mia. Questa confessione fatta in privato a Justin Baldoni per lei avrebbe dovuto mettere fine all'argomento, ma qualche tempo dopo, mentre erano sul set in presenza del cast e della troupe, Justin avrebbe ripreso l'argomento e di punto in bianco avrebbe detto a tutti Blake non ne ha mai vista, un commento che avrebbe mortificato Blake davanti a tutti. Cioè comunque è una lacuna, è una forma di ignoranza, è come se dici non ho mai visto Twilight, si capisce che menti. Vabbè, comunque a parte essere un maniaco pervertito, Justin Baldoni è anche inquietante in base alla versione di Blake Lively. Ad esempio una volta le dice sai Blake, ho parlato con mio padre, il che suonerebbe normale se suo padre fosse vivo, cioè praticamente lui le spiega che parla coi morti. Sempre stando alla denuncia, Justin avrebbe un modo di rivolgersi alle donne sul set che Blake definisce costantemente fuori luogo. Ad esempio si riferirebbe spesso a loro come sexy, e quando qualcuna mostra disagio per questi commenti che lui fa, lui minimizzerebbe. Ad esempio una volta davanti a Blake, Justin avrebbe detto a un'attrice del cast una cosa tipo wow, ma i tuoi pantaloni di pelle sono sexy. Oppure un'altra volta Blake indossava un abito scollato per allattare, perché come vi dicevo lei allattava durante le riprese, però lo indossava sotto il cappotto di scena, cappotto che Blake doveva indossare per una specifica sequenza. Ora, da questo abito scollato si intravedeva un reggiseno in pizzo. A un certo punto il cappotto lei si sarebbe aperto accidentalmente e Justin Baldoni, guardando il suo outfit, avrebbe commentato mi piace molto il tuo outfit. Quindi lei dice sicuro era per il mio reggiseno in pizzo che si vedeva da sotto il vestito. Anche perché poco dopo, guarda caso, Justin durante le riprese avrebbe insistito davanti alla troupe, davanti ai tanti attori di sfondo che c'erano quel giorno, con Blake affinché lei si togliesse il cappotto per recitare senza il cappotto. Blake si sarebbe opposta perché non c'era motivo di farlo, secondo lei, ma Justin avrebbe insistito dicendo che voleva vedere la sua tutina perché, cito testualmente ciò che è riportato nella denuncia, penso che tu sia sexy. Blake gli avrebbe fatto capire che non fosse il caso di dirle sei sexy, al che Justin si sarebbe corretto e le avrebbe detto ok, va bene, allora penso che tu sia hot. Blake al che gli avrebbe risposto a tono ancora una volta e al che Justin avrebbe concluso dicendole immagino di essermi perso la riunione delle risorse umane, come se lui fosse la vittima di un regolamento troppo restrittivo da parte di Blake, capito? Vabbè, a questo punto una donna della produzione si sarebbe avvicinata a Blake per tranquillizzarla e nel farlo le avrebbe raccontato di aver vissuto esperienze simili pure lei con Justin Baldoni. Anche lei avrebbe ricevuto da parte di lui commenti molesti e si sarebbe ritrovata in situazioni scomode. Quindi da questo cosa capiamo? Che ovviamente, sempre in base alla versione di Blake, questo ragazzi, il comportamento di Justin Baldoni fosse sistematico e non un caso isolato, ma ci sono anche altri episodi in cui al contrario la mette a disagio per i motivi opposti, facendola sentire indesiderabile. Un esempio è quello legato alla polemica scoppiata tra i fan del libro It Ends With Us. Vi ricordate che erano contrari alla scelta di Blake Lively come protagonista del film perché considerata troppo grande di età rispetto al personaggio originale? Bene, Blake racconta durante il secondo giorno di riprese Justin si è messo a piangere nel mio camerino perché secondo i commenti sui social io ero troppo vecchia e ha fatto aspettare per ore il resto del cast perché era inconsolabile. Cito la denuncia di Blake Lively: la sua lunga sfuriata causò un ritardo nelle riprese, costringendo a girare in modo approssimativo una scena emotivamente intensa. Quindi ricordatevi anche di questa cosa. Blake Lively accusa Justin Baldoni
Baldoni sostanzialmente di averle fatto body shaming. Blake tra l'altro dice: io ho cercato di rassicurarlo, io gli ho detto Justin, l'obiettivo del film non è mostrare quanto sia bella Lily Bloom, ma quello di raccontare la sua storia difficile, ma niente, Justin era ossessionato dall'idea che io non fossi abbastanza attraente per il ruolo. Quindi ragazzi, una volta le diceva sei sexy, un'altra volta le diceva non sei attraente, un'altra volta le diceva sei vecchia, un'altra volta le diceva sei hot, era indeciso, non ci dormiva la notte, non sapeva com'era Blake Lively. Ma non è tutto, andiamo avanti con la versione di Blake Lively. Un giorno Justin e suo compare Jamie entrano nel suo camerino senza bussare e la trovano svestita. La cosa non li scoraggia dal rifarlo altre volte, ad esempio un giorno la trovano che allatta il figlio neonato. Quindi praticamente ne emerge che sul set di Dance With Us l'unico confine personale concesso forse era il gabinetto, ma per il resto lei messa con la patonza all'aria, limonata a tradimento, entrano ed escono dal suo camerino mentre lei si veste, mentre lei allatta. Cioè io un rapporto del genere lo posso concepire dopo 25 anni di matrimonio, ma anche lì, insomma, nel frattempo sul set scoppia un focolaio di Covid-19. Non ci dobbiamo fare mancare niente, ragazzi, pure il Covid. E Justin e Jamie che fanno? Nascondono la cosa a Blake Lively, secondo la versione di lei. Il motivo? Praticamente non avevano stipulato un'assicurazione per il Covid e poi ovviamente temevano che si dovessero interrompere le riprese per questo motivo e l'interruzione delle riprese avrebbe comportato perdite economiche. Blake dice: a causa di questa negligenza non solo mi sono ammalata io, ma anche mio figlio neonato si è preso il Covid. A questo punto Blake Lively si stufa definitivamente della situazione e decide di agire. È il 26 maggio 2023 quando si reca alla Sony per segnalare ufficialmente Justin Baldoni e Jamie Heath alle risorse umane per i loro comportamenti inappropriati. Ora, stando alla versione di Blake, non era la prima volta che sti due venivano segnalati, cosa che lei sapeva perché il primo giorno di riprese il compare Jamie Heath aveva abbracciato una collaboratrice sua, di Blake, e aveva detto a gran voce: non so nemmeno se possiamo fare questo, è il primo giorno e già abbiamo una segnalazione alle risorse umane, cioè della serie ti sto abbracciando ma non so se tu mi andrai a segnalare per molestie solo perché ti sto abbracciando. Quindi loro proprio pretendevano, secondo la versione di Blake, di non essere professionali sul set e di fare i loro porci comodi e ridicolizzavano chiunque si sentisse a disagio con questo loro comportamento troppo amichevole. Cioè non so se avete presente questa tipologia di persona, il buffone che ti vende il suo essere molesto, il suo essere invadente per simpatia, e se te la prendi sei tu la persona noiosa che non si sa divertire. Questo è il profilo che Blake dipinge di Justin Baldoni e anche di suo compare Jamie Heath. Un mese dopo inizia lo sciopero degli scrittori in America e al che la produzione del film si ferma. Se vi ricordate ne avevamo anche fatto cenno nel video precedente. Questo periodo di pausa dà a Blake Lively l'occasione di confrontarsi con il suo avvocato, così da cercare con lui una strategia che le garantirà condizioni di lavoro migliori quando le riprese riprenderanno. È così che l'avvocato di Blake presenterà alla Wayfarer una lunga lista di 17 punti, intitolata protezioni per il ritorno alla produzione. Cioè in sostanza sono le condizioni di Blake Lively per tornare a recitare sul set. Se non ci mettiamo d'accordo che queste 17 regole verranno rispettate, io sul set con Justin Baldoni e suo compare Jamie Heath non ci torno. Ad esempio, tra le richieste principali c'è quella di garantire la presenza di un coordinatore di intimità durante le scene intime con Blake Lively. Il solo fatto che esista questa richiesta è abbastanza scioccante, ragazzi, perché questa figura è obbligatoria, cioè è prevista dalle linee guida del SAG-AFTRA. Non mi è venuto un ictus, sarebbe in pratica il sindacato degli attori americani. Se in un film come I Dance With Us, in cui ci sono tante scene di intimità, per di più alcune delle quali raffiguranti abusi, non si era assunta la figura di un coordinatore di intimità, è problematico. Nessun attore dovrebbe richiedere formalmente questa figura perché gli deve essere garantita. Ci deve essere questa figura per evitare comportamenti inappropriati da parte dei lavoratori coinvolti. Però, ragazzi, c'è un però.
ma ve lo dirò tra un attimo, andiamo per ordine. Questi 17 punti cosa richiedono quindi? Allora, in sostanza sono il preavviso per le scene intime. Blake vuole essere informata in anticipo quando dovrà girare quel tipo di scene lì, non vuole che quelle scene vengano introdotte all'ultimo minuto, così che Justin si sveglia e inserisce una scena in cui sia la bomba. No. Blake Lively pretende inoltre i nudity rider. Cioè, in che senso? Neanche i nudity rider facevano firmare questo? Allora ragazzi, nel cinema ogni scena che preveda nudità dovrebbe essere regolata da un contratto scritto, che sarebbe sto nudity rider. In questo contratto ci si scrive tutto: cosa si farà, come si farà, in quali posizioni, diciamo, di yoga ci si metterà, quali indumenti saranno indossati o più precisamente non indossati, quale parte del corpo verrà inquadrata, mostrata sullo schermo e per quanto tempo, chi parteciperà a quelle riprese, quindi quali attori, ma anche quali cameraman, truccatori, insomma tutte le figure che saranno presenti lì mentre simuli di avere un rapporto più o meno soddisfacente. Questo contratto è una tutela per gli attori, diciamo, li protegge da registi troppo creativi che all'improvviso magari decidono di far diventare le scene più esplicite di come non le avesse inizialmente previste. Protegge gli attori dall'avere intorno colleghi curiosi che in quel momento non è necessario che stiano sul set. Protegge dal mettersi a fare cose che l'attore magari non si sente di fare. Cioè, ogni tocco praticamente deve essere pianificato, scritto sul nudity rider, firmato e controfirmato. Deve essere una ripresa professionale, non deve essere un freak off. Ora, la reazione spontanea che mi viene di pancia, ragazzi, qua è: ma com'è che Blake Lively, attrice protagonista, ha dovuto richiedere che le venisse garantito un nudity rider? Una cosa che sarebbe dovuta essere lì di default. Cioè, è come se un astronauta, prima di partire per Marte, dovesse mandare una lettera al controllo missione per chiedere formalmente di mettere il carburante nel razzo. Cioè, deve essere scontato che ci sarà non un favore richiesto dal lavoratore. Però, ragazzi, se poi ci rifletto, c'è una cosa che non mi torna, perché in teoria il compito di assicurarsi che tutto venga fatto secondo regole, che si firmino ad esempio i nudity rider, che vengano assunte figure professionali come il coordinatore di intimità, spetterebbe a chi? Al produttore. E chi è la produttrice di questo film? Blake Lively. Quindi, per quanto ne sappiamo, questa lista di 17 regole potrebbe non essere una risposta a un'esperienza di molestie subite da lei, ma semplicemente un documento stilato perché sì, cioè per garantire un ambiente di lavoro sicuro in generale a tutti gli attori. Cioè, non è una prova che lei abbia subito molestie, secondo me, perché la produttrice, ripeto, è lei. Quindi qualunque eventuale mancanza organizzativa, tipo la mancanza di sti contratti, non dovrebbe essere attribuita a Justin Baldoni, non era responsabilità sua, o comunque non solo. Cioè, lui in quanto regista si occupava di altro, si occupava di guidare la parte visiva del progetto, scegliere le inquadrature, lo stile, i colori, dare coerenza alle sequenze, ispirare al massimo gli attori, ma non era lui a gestire il budget, non era lui a occuparsi delle assunzioni. Quindi che senso ha questa cosa? Spoiler, nella versione di Justin Baldoni emergerà un dettaglio che cambierà tantissimo la percezione delle dinamiche dietro questa storia. Secondo lui, Blake Lively non era produttrice all'inizio. La produzione originale del progetto era sua, era solo della Wayfarer Studios, la compagnia di Justin Baldoni, e basta. Ma secondo la versione di Justin, Blake avrebbe voluto prendere il controllo su molte decisioni creative del film, avrebbe preteso molte modifiche, avrebbe messo bocca ovunque puntando i piedi, fino a che, avendo stravolto il film, a film fatto in sostanza, lei non avrebbe detto: vabbè, a sto punto voglio un riconoscimento ufficiale per il mio contributo. Sono stata di fatto io la produttrice, quindi scriviamocelo. E così, ragazzi, alla fine, e solo alla fine, le sarebbe stato assegnato il titolo di produttrice, ma lei non era produttrice, secondo quella che sarà la versione di Justin Baldoni. Quindi vi devo fare questo piccolo spoiler. Praticamente lei avrebbe fatto quello che fa sempre suo marito Ryan Reynolds: iniziare un progetto e fare in modo che diventi suo. Ora, questo dettaglio cambia qualcosa? Sì,
No, cioè un po' mi confonde, perché da un lato mi fa pensare, ma allora la gestione dell'assunzione del coordinatore di intimità non spettava a Blake Lively in prima battuta, è stata effettivamente, va detto, una mancanza da parte della Wayfarer. Ma su questo, ragazzi, poi sentirete la versione di Justin Baldoni, che sarà molto diversa. Vabbè, detto ciò, va comunque notato che Blake Lively nella lista include anche richieste che riguardano direttamente la sua esperienza personale sul set. Ad esempio, chiede che non vengano più fatti commenti sul suo aspetto fisico, a meno che non riguardino il suo personaggio. Chiede di non essere coinvolta in conversazioni inappropriate, tipo discussioni sui propri rapporti sessuali. Chiede che nessuno entri nel suo camerino senza permesso e infine addirittura chiede che non ci sia alcuna forma di ritorsione per avere sollevato queste preoccupazioni. Nessun sarcasmo, nessuna marginalizzazione, nessun atteggiamento negativo sarà tollerato, c'è scritto alla fine della lista, né sul set né durante la promozione del film. Quindi, ragazzi, Blake Lively con questa lista di 17 punti inviata a novembre alla Wayfarer, novembre 2023 se non sbaglio, stava cercando di fare che cosa? Di stabilire dei limiti da rispettare sul luogo di lavoro. E perché lo stava facendo? Lo stava facendo per proteggersi, perché aveva subito comportamenti inappropriati in base alla sua versione. Ok, la Wayfarer riceve questa lista di comandamenti e come reagisce? La Wayfarer se la accolla, anche se, e questo lo dice chiaramente, non è d'accordo con il punto di vista di Blake Lively, ma la dichiarazione ufficiale della Wayfarer è molto diplomatica, cioè sostanzialmente si può riassumere così: va bene, facciamo come dici tu, non perché siamo d'accordo con te, ma solo perché vogliamo un set tranquillo e senza drammi soprattutto. Ma per completezza vi leggo cosa hanno dichiarato esattamente. Wayfarer: Sony e la produzione riconoscono rispettosamente che la sua cliente ha preoccupazioni riguardo alla sicurezza, al professionalismo e alla cultura del posto di lavoro. Sebbene la nostra prospettiva differisca in molti aspetti, garantire un ambiente sicuro per tutti gli interessati è fondamentale, indipendentemente dai punti di vista divergenti. Per quanto riguarda le richieste da lei delineate, riteniamo che la maggior parte di esse non sia solo ragionevole, ma anche essenziale per il beneficio di tutte le parti coinvolte. Siamo all'11 novembre 2023. Ma attenzione, nella lista dei 17 comandamenti, l'ultimo punto, il 17esimo, sapete che cosa dice? Che prima di rimettere piede sul set si sarebbero dovuti sedere tutti attorno a un tavolo e parlare. Vi leggo il comandamento numero 17. Aspetta, in realtà i nomi che vi sto per leggere nei 17 comandamenti non ci sono, ci saranno in un documento successivo che leggeremo tra un attimo, ma vi leggo direttamente questo perché è uguale però con i nomi delle persone che parteciperanno e ci serve questo, insomma è più preciso. Una riunione di persona deve essere tenuta prima della ripresa della produzione con Mr. Baldoni, Mr. Heath, la produttrice Alex Sachs, i rappresentanti Sony, il nuovo produttore Todd Black, Blake Lively e chi altro vuole Blake Lively presente a questa riunione? Il coniuge di Blake Lively, Ryan Reynolds, per confermare e approvare un piano che garantisca la sicurezza fisica ed emotiva di Blake Lively, dei suoi dipendenti e del cast. Quindi il marito di Blake Lively, Ryan Reynolds, dovrà essere presente alla riunione. E direte voi, ma che c'appizza lui col film? Che cosa c'entra? Allora ragazzi, stiamo parlando della versione di Blake Lively, quindi dobbiamo tenere conto che dalla sua prospettiva, o comunque in base a quello che lei racconta, lei aveva bisogno di una figura di fiducia in un ambiente che percepiva come ostile. Certo, normalmente ci si aspetterebbe che questa figura di fiducia che ti porti alla riunione sia un avvocato, ma va bene anche Deadpool, cioè io me lo porterei Deadpool a una riunione. Ryan Reynolds è un attore e produttore molto potente a Hollywood, quindi diciamo pure le cose come stanno. Blake potrebbe essersi portata a Ryan non solo per avere accanto qualcuno di cui si fidava, ma anche per mandare un messaggio ai signori della Wayfarer: io non sono sola, se continuate a farmi del male siete nella merda.
Potrebbe assolutamente essere andata così, perché per quanto sia spiacevole da ammettere, purtroppo nella mia esperienza e nella realtà di tante donne, spesso gli uomini misogini rispettano molto di più altri uomini che le donne. È triste, è sbagliato, in un mondo ideale non sarebbe così, però è così. E quindi capita che una donna chieda rispetto e ottenga rispetto solo quando è protetta da un altro uomo con un potere pari o superiore. Il 4 gennaio 2024 le riprese non sono ancora riprese, siamo fermi da mesi e mesi, sto film procede alla velocità degli scavi di Pompei e finalmente quando si decide di tornare sul set viene convocata questa benedetta riunione. Chi partecipa? Ovviamente gli invitati sono Blake Lively, che si porta dietro i suoi 17 comandamenti incisi su tavole di pietra, Justin Baldoni e il suo inseparabile compare Jamie Heat. Questo tizio continua a essere messo in mezzo ma a non dire nulla, ormai lo vedo tipo il Pokémon di Justin Baldoni. Poi c'è il nuovo produttore Todd Black, quello scelto personalmente da Blake, i rappresentanti della Sony, che sta sempre in mezzo, sta Sony, girala come vuoi, e della Wayfarer e Deadpool, c'è Ryan Reynolds in persona alla riunione. Io comunque se fossi stata Justin Baldoni mi sarei portata Wolverine, ragazzi, cioè l'attore che fa Wolverine, ma vi immaginate. Ora, durante la riunione Blake Lively si tira fuori un'altra lista, non i 17 comandamenti che egli aveva mandato tramite l'avvocato e che loro avevano approvato e firmato, ma ben 30 cose che Justin Baldoni e Jamie Heat non dovranno mai più permettersi di fare. Un elenco dettagliato di comportamenti che secondo Blake erano avvenuti sul set fino a quel momento e che non si dovranno mai più ripetere assolutamente. Un promemoria ufficiale per ricordare a tutti che certi limiti, quei due là, Justin e il suo Pokémon, non devono superare. Praticamente li mortifica davanti a tutta la troupe, ragazzi. Pensate però che scena eroica, ragazzi. Questa donna, Blake Lively, che si alza in una stanza piena di produttori, attori, rappresentanti, supereroi e legge: non è più consentito mostrare video o immagini di donne nude, inclusa la moglie del produttore, a Blake Lively e o ai suoi dipendenti, e così fa capire a tutti che lui ha fatto una cosa del genere. Non è più consentito menzionare la dipendenza da pornografia di Mr. Baldoni o di Mr. Heat, nella mancanza di consumo di pornografia da parte di Blake Lively a Blake Lively stessa o ad altri membri della troupe. Non sono più consentite discussioni con Blake Lively e o i suoi dipendenti su esperienze personali relative al sesso, inclusi argomenti riguardanti coniugi o altre persone. Poi c'è questo, il punto numero 4, con cui mi trovo malissimo: non è più consentito menzionare a Blake Lively o ai suoi dipendenti episodi personali in cui non sia stato dato consenso fisico in atti sessuali sia come abusante che come vittima. Cioè Blake Lively essenzialmente dice: non mi dovete parlare né a me né agli altri attori di episodi personali in cui non c'è stato consenso, sia se siete stati voi gli abusanti, ma anche se siete state voi le vittime di abusi. Non me lo dovete raccontare, non lo dovete raccontare a nessuno. Però scusa, stai letteralmente girando un film su questo. Di solito sul set ci si scambiano queste esperienze per entrare nel personaggio, soprattutto con il regista. In realtà è compito del regista tirarti fuori queste esperienze, cioè delle esperienze personali che possano farti entrare in empatia con il tuo personaggio. Cioè, ma ti pare? È come se stai girando il Titanic e il produttore dice: raga, non dovete parlare di navi, non raccontate esperienze su quando avete sentito freddo. Cioè io capisco che non sia esattamente l'argomento ideale per una pausa caffè sul set, è pesante parlare di queste cose, ma veramente la produttrice di It Ends With Us sta vietando ogni riferimento a esperienze di vita altrui che siano legate al consenso, quando il film parla anche di questo. E poi scusate, ma vietare persino di raccontarle la propria esperienza da vittime, cioè capisco che non voi raccontate le esperienze di quelli che pensano di aver abusato in passato dei propri partner, ma qui stiamo parlando di vietare il condividere i traumi. A parte tutto è incoerente con il messaggio che il film
teoricamente dovrebbe trasmettere, no? Il dare voce a chi non ce l'ha. Ecco perché Blake ha reagito in quella maniera quando le hanno chiesto durante l'intervista: cosa fai se qualcuno ti racconta la sua esperienza? E lei: boh, sono della Vergine. È della Vergine, ragazzi. Se le raccontate un trauma vi manda una diffida, vi fa chiamare dal suo avvocato, sfogati con lui che è dei gemelli. Ma andiamo avanti con questo elenco. Punto 5. Non sono più consentite descrizioni delle proprie parti intime rivolte a Blake Lively. Cioè, scusate, Justin Baldoni ha descritto il proprio attrezzo a Blake Lively. Non sono più consentiti scherzi, battute o commenti denigratori rivolti a Blake Lively riguardo al mancare alla riunione alle risorse umane. Praticamente si sta riferendo per esempio a quando Justin le ha detto: vabbè, che fa, mi sono perso la riunione delle risorse umane perché lei gli ha chiesto di non chiamarla sexy. Non sono più consentite domande da parte di Mr. Baldoni all'allenatore di Blake Lively senza la sua conoscenza o consenso per ottenere informazioni sul suo peso, perché praticamente in base alla versione di Blake Lively Justin avrebbe chiesto all'allenatore di Blake quanto pesi lei, perché dice di avere problemi di schiena e quindi oltre un certo peso lui non lo può reggere. Ma Blake si è offesa per sta cosa perché il suo peso non lo vuole dire a nessuno, per lei è un'informazione riservata. Se hai mal di schiena, problemi tuoi, non sono il tuo ortopedico, cioè piuttosto taglia la scena. Non è più consentito menzionare da parte di Justin Baldoni il fatto che lui parli con il defunto padre di Blake Lively. Quindi lui le diceva di parlare non col proprio padre ma col padre di lei. Questo sì che è inquietante, cioè è una red flag se ti fa le sedute spiritiche non consensuali. Non è più consentito da parte di Mr. Baldoni insistere affinché Blake Lively riveli le sue credenze religiose o condivida opinioni personali non richieste. Blake, amica mia, io ti voglio bene e ti voglio anche credere, ma a tratti è surreale sto elenco. Ma non è che per caso Ryan era un pochettino geloso di Justin Baldoni? Tu ti sei girata un attimo mentre scrivevi sto elenco, non lo so, sei andata in bagno e lui ha messo mano all'elenco aggiungendoci del suo, perché io capisco evitare domande personali, ma addirittura vietare a Justin di chiederti opinioni non ti sembra un pochettino too much in un film in cui siete coattori e dirigete insieme? Cioè, come fate per esempio a mettervi d'accordo sulle scene, sui colori? Lanciate la monetina. Vabbè, seguono richieste assolutamente legittime. Per esempio, se Blake Lively e il suo bambino vengono esposti nuovamente al Covid, Blake Lively lo deve sapere subito, non lo deve scoprire da solo. Poi, un coordinatore per le scene di intimità deve essere presente in ogni momento in cui Blake Lively è sul set in scene con Justin Baldoni. Quindi il coordinatore di intimità lei lo vuole in tutte le scene, non solo in quelle intime, anche quando stanno girando una scena in cui cucinano una zuppa. Per sicurezza ci deve essere, non si sa mai che il mestolo diventi un po' troppo suggestivo. Non sono più consentiti contatti fisici personali o commenti sessuali da parte di Justin Baldoni o Jamie Heath rivolti a Blake Lively e ai suoi dipendenti, così come a qualsiasi altra donna o membro della troupe senza consenso. Ecco, questi sono punti sensati. Non è più consentito improvvisare baci. Blake Lively deve avere un rappresentante sul set in ogni momento e un monitor durante scene che coinvolgano nudità, attività sessuali o violenza con Justin Baldoni. Tutti gli attori che partecipano a scene intime con Blake Lively che richiedono nudità o sesso simulato devono essere classificati come attori attivi e lavorativi, non come amici del regista o dei produttori, e devono essere approvati da Blake Lively. Ogni scena interpretata da Blake o da un altro attore che raffiguri il personaggio di Lily, quindi anche le controfigure, deve essere girata ogni scena in conformità con lo script approvato da Blake. Quindi non fate i furbi che fate girare scene che io non ho approvato, in cui si vede il mio personaggio che bomba, facendole fare alla mia controfigura senza che io abbia dato il consenso a questa cosa, perché poi giustamente chi va al cinema pensa che quella sono io. Poi vabbè, ovviamente non è consentito visualizzare il monitor durante le riprese di scene chiuse. Quindi per esempio si stanno girando quelle scene lì, non è che tutti si devono mettere di fronte ai monitor a guardarsi ste riprese con i popcorn. Vabbè, non è più consentito a Justin Baldoni
Baldoni e Mr. Heat entrare nella roulotte di Blake Lively mentre lei è nuda. Non sono più consentite riunioni private e lunghe nella roulotte di Blake Lively con Mr. Baldoni che piange. Ah, questo è importante. Sony deve avere un ruolo attivo con supervisione giornaliera durante la produzione fisica per garantire la sicurezza del cast e della troupe. Quindi lei, ragazzi, vuole supervisione, vuole che ci siano figure che controllano quello che succede. Il punto successivo non l'ho capito. Una controfigura esperta deve essere impiegata per interpretare Lily nelle scene in cui ci sono violenza da parte di Justin Baldoni, mentre Blake deve fare solo i primi piani o scene che lei ha approvato. Ma povera controfigura, ma cosa ha fatto di male nella vita? Cioè, Justin Baldoni è molesto e lo sbologna la controfigura. Semmai la controfigura per queste scene ce la deve avere lui. Non è più consentito aggiungere scene di orale o climax sul set senza che siano previste dallo script approvato da Blake Lively al momento della firma. Non ho capito. Cioè, Justin Baldoni avrebbe proposto di inserire scene di Calippi in un film che ha come target anche ragazzine? Sto morendo. Quindi, ragazzi, sostanzialmente Blake sta ampliando i 17 comandamenti. Ora sono 30, si sono raddoppiati durante le feste di Natale, come chiunque altro d'altronde. Togliendoci le richieste surreali tipo non mi deve chiedere le opinioni, quello che Blake sta richiedendo davanti a tutti è soprattutto una supervisione costante, ragazzi. Vuole persone intorno, supervisori, rappresentanti Sony, coordinatori di intimità, chiunque possa controllare, e questo tutto sommato per me è un punto a suo favore, perché io penso che una persona che mente, che si inventa delle molestie inesistenti solo per infangare qualcuno, non spera di avere gente intorno, non vuole testimoni che possano smascherarla. Cioè, se chiedi supervisione è perché vuoi che eventuali comportamenti scorretti vengano visti o meglio ancora scoraggiati sul nascere. Vabbè, la riunione finisce, ragazzi, è altro che non esserci ritorsioni. Secondo la versione di Blake, Justin Baldoni non le perdona questa umiliazione. Fa buon viso a cattivo gioco lì per lì davanti a tutti, non cambia atteggiamento con lei, ma dietro le quinte architetta un piano malvagio per fargliela pagare, e non poco, molto cara. Si decide che il film uscirà nell'estate del 2024 e così il 29 luglio 2024 la Sony presenta agli attori del film il piano di marketing, un foglio con delle linee guida su cosa fare e cosa non fare durante la campagna di marketing, un contratto che viene fatto firmare a tutti i protagonisti. Dal momento della firma in poi tutti gli attori, compresa ovviamente Blake Lively, saranno contrattualmente obbligati a seguire il piano di marketing. E qui, ragazzi, arriva il pezzo forte che capovolge la narrazione su Blake Lively, cioè la sezione cosa evitare. Questo praticamente è un elenco di argomenti da non toccare mai durante la promozione del film, durante le interviste. E cosa c'è scritto? Concentrati maggiormente sulla forza e sulla resilienza di Lily, invece di descrivere il film come una storia di violenza domestica. Quindi non era lei a non voler parlare del film come una storia di violenza domestica, era stata la Sony a obbligarla contrattualmente a fare così. Alla fine della fiera, girala come vuoi, la colpa dei casini è sempre della Sony. Cioè, dovremmo modificare la parola casini sul dizionario Treccani e sostituirla con casoni. Questa scelta della Sony, ragazzi, che secondo me è una cavolata galattica che ha fatto, viene giustificata con una clausola che recita: l'empowerment non significa solo resistere alle avversità, ma anche avere il potere di superarle dentro se stessi, crescere da esse e sviluppare la capacità di plasmare il futuro. Sì, bla bla bla, parlate di quanto Lily sia forte e resiliente, parlate di fiori, parlate del meteo, ma per carità non menzionate mai la violenza domestica che subisce. Guai a farlo sembrare un film che parla di un tema serio, guai che poi non diventa virale perché la gente si rompe le balle ad andarlo a vedere, pensa che si intristisce. Ora, ragazzi, questo piano di marketing Blake Lively l'ha preso sul serio, a quanto pare, forse troppo sul serio. Cioè, questo foglio ci spiega come mai lei evitasse di parlare di violenza domestica durante la premiere, perché si sforzasse di allontanarsi dall'argomento ogni qualvolta qualcuno le faceva domande che la potevano potenzialmente portare in quella direzione. Era il contratto della Sony a obbligarla a fare così, a evitare l'argomento, e lei lo ha rispettato alla lettera. Ma non solo, cioè ci sono anche altre clausole che spiegano alcuni suoi comportamenti, alcune sue risposte
risposte alle interviste, tipo quando ha risposto non lo so, io sono della Vergine, parliamo di logistica, oppure quando le hanno chiesto Blake cosa faresti se una fan ti incontrasse e ti dicesse il tuo film mi ha fatto piangere, mi ha fatto riflettere, ho capito di essere in una relazione tossica, mi hai aiutata, e lei aveva risposto ma mi farebbe piacere ricevere un feedback in base al quale ho fatto un bel film, i feedback fanno sempre piacere. Oppure quando le avevano chiesto ti ha fatto piangere questo film e lei aveva sviato dicendo no, io non piango, soffro di mascolinità tossica. Ecco ragazzi, al di là del fatto che le sue risposte fossero a prescindere secondo me di cattivo gusto verso le vittime, comunque anche questo si deve in parte al contratto, perché c'è un'altra clausola che dice evitare di parlare di questo film in modo che sembri triste o pesante, è una storia di speranza. Quindi lei non poteva dire sì, questo film mi ha fatto piangere, non poteva dire ah sì, questo film farà riflettere le mie fan, le farà piangere, le farà rendere conto di essere in una brutta relazione. Because I think she's so much more than this thing that happened to her. And yes, it can change the course of her life, but it doesn't define her. She defines herself. And that to me is really, really beautiful. She's not a victim and she's not a survivor. Well, she may be a victim and she may be a survivor. She's also multitudes. And I think that to not be defined by the men in her life, whether it be her father, whether it be this beautiful love that she has, or whether it be this toxic love that she has, she's never defined by the men in her life. And I think that that's a beautiful story for any gender and for any age. Cioè, lei ha imparato la lezione di marketing a memoria. Si è sottolineata le parti del piano di marketing con gli evidenziatori fluo. Tipo, ad esempio, nel contratto si consigliava agli attori di dire cose tipo sono così orgogliosa di far parte di un incredibile gruppo di donne che hanno potuto fare questo film ispirato alla storia profondamente personale di Colin Hoover. E Blake, ragazzi, puntuale come le tasse, ha ripetuto frasi simili durante le interviste, ma anche nei post su Instagram. Cioè, lei proprio da attrice si è attenuta al copione, giustamente. Forse l'unica cosa che non diceva era che il film fosse ispirato alla storia di Colin Hoover, ma perché giustamente in base ai suoi 30 comandamenti non era consentito fare riferimenti ai traumi altrui. Quindi lei da un certo punto di vista è stata professionale. Il risultato però è stato che questo suo concentrarsi così tanto sul piano di marketing l'ha fatta passare per insensibile verso le vittime di violenza domestica. Cioè, anche perché bisogna dire che lei veramente, cioè, poteva anche seguire le indicazioni senza sembrare una macchina, questo va detto ragazzi, poteva anche dare risposte un pochettino più empatiche senza infrangere le regole del piano di marketing. Ce la si poteva fare, per esempio alla domanda cosa diresti alle vittime di violenza domestica che vengono da te in cerca di un consiglio, poteva anche rispondere, invece di dire sono della Vergine, che cacchio ne so, poteva dire le direi che non è sola, che merita un futuro migliore, che ci sono tante risorse che la possono aiutare. Spero che questo film possa essere un messaggio di speranza per tutte loro. Ti ho venduto il film come una storia di speranza, senza fare sentire però le vittime di violenza domestica fastidiose nel venirti a chiedere aiuto o nell'andare a chiedere aiuto. Perché poi è questa la percezione che lei dava quando diceva ma che ne so io, posso dare il mio numero al massimo, parliamo d'altro. Cioè, le vittime di violenza domestica in ascolto potevano pensare allora se vado a chiedere aiuto a qualcun altro posso dare fastidio. Oppure alla domanda cosa ti ha fatto piangere di questo film, invece di rispondere niente perché soffro di mascolinità tossica, poteva rispondere ma più che piangere mi ha fatto riflettere, perché è una storia che affronta tematiche difficili però non fa piangere, fa sorridere perché dà speranza. Capito? Si poteva preparare delle risposte empatiche a domande che ovviamente le avrebbero fatto, quindi cioè se le poteva aspettare e si poteva preparare le risposte. Invece Blake ha seguito alla lettera le istruzioni del piano di marketing senza metterci niente di suo, senza metterci un minimo di riflessione critica sua, di riflessione anche emotiva sua in quello che stava facendo. Quindi in ogni caso il modo in cui ha promosso il film, per me quantomeno, per la mia sensibilità, rimane problematico, brutto, a prescindere dall'esistenza del piano di marketing che la vincolava. È stato un peccato sprecare così l'occasione, quando si rifarà mai più un film sulla violenza domestica, e quindi quando ci sarà di nuovo l'occasione di parlarne in tante interviste i cui estratti vanno virali. Forse capiterà tra anni, ma poi
Mi sta venendo in mente un'altra cosa, ma scusa, ma tu dietro le quinte di sto film stai vivendo un inferno di molestie, misoginia, comportamenti inappropriati, uomini che cercano di sopraffarti e lì ti sai lamentare. Lì sei una leonessa, ti impunti, ti porti il marito alle riunioni, ti fai scrivere una lista di 30 comandamenti dall'avvocato, fai tagliare e modificare il copione, metti in riga chiunque osi respirare troppo forte vicino a te, ma poi quando ti propongono un piano di marketing che ti svilisce il tema centrale del film, che ti dovrebbe interessare, no? Una storia di sopraffazione di uomini nei confronti delle donne, ok, te la accolli. Cioè, quando hai un microfono davanti e hai la possibilità di difendere le altre donne che a differenza tua non hanno i milioni di euro e il marito potente al loro fianco per svincolarsi da situazioni di oppressione, te ne lavi le mani. Eri vittima delle circostanze, vittima del piano di marketing, non potevi certo opporti al piano di marketing, ti hanno detto di fare così e tu l'hai fatto, non è colpa tua. Per me Blake sul fronte della campagna di marketing non è del tutto deresponsabilizzata, cioè non me la sento di dire ah poverina è stata incastrata dal piano di marketing della Sony, ma il fatto che una persona non sia perfetta o che non abbia fatto sempre le cose giuste ovviamente non invalida la sua esperienza. Cioè il fatto che Blake Lively abbia gestito col culo la promozione del film non significa che quello che racconta sia sicuramente falso e quindi manco ci proviamo ad ascoltare la sua versione oppure ignoriamo le prove perché lei non ci piace, quindi non le dobbiamo credere e Justin Baldoni ci deve passare per forza da santone, lui è quello bravo e lei no. Questo no ragazzi, non deve essere sminuita la gravità di quello che potrebbe esserle capitato, anche perché qui non si tratta di una campagna di marketing gestita male, che sarà insensibile come cosa ma non è un reato, mentre le accuse che fa lei, che avanza lei, se confermate sarebbero gravi tanto da poter configurare eventualmente un reato punibile per legge, forse più di uno. È più grave quello che lei dice che hanno fatto Justin Baldoni e Jamie Heat rispetto all'invitare i fan ad andare a vedere il film vestiti coi fiori. Quindi ragazzi penso che sia importante tracciarlo questo confine. Possiamo criticare Blake Lively, possiamo farlo, possiamo dire che ha gestito male la campagna di marketing, che ha perso un'occasione importante, che non ha dimostrato empatia o comunque il livello di empatia che ci aspettavamo. Possiamo persino dire che ci sta antipatica se proprio vogliamo esagerare, ma questo non significa che dobbiamo dire a priori sta mentendo, è tutta una montatura, Justin santo subito. Cioè non solo le brave persone subiscono molestie ragazzi, potrebbe anche aver subito molestie nonostante sia una persona poco empatica, capito? Secondo le statistiche una donna su 4 ha subito molestie sul luogo di lavoro e secondo voi una donna su 4 è simpatica? Dentro sto numero c'è almeno una che parcheggia nei posti auto riservati alle donne incinte e non è incinta. Detto ciò ragazzi, sto piano di marketing è veramente imbarazzante, una poverata. Cioè gli attori per contratto non potevano dire niente, non potevano dire che il film rappresentasse la storia di ogni donna, perché non è vero. Cioè rappresenta una storia di una donna, però non potevano presentarlo come un film sulla violenza domestica. Poi non potevano dire che il film fosse una storia d'amore, punto. Non potevano dire che si parlasse di un triangolo amoroso, praticamente non si poteva parlare del film, era una sorpresa. Attenzione però ragazzi, questo piano non lo ha stilato Justin Baldoni, lo ha stilato la Sony nel caso in cui non fosse chiaro, quindi anche lui si sarebbe dovuto attenere alle istruzioni, se non che pochi giorni prima dell'uscita di Dance With Us Justin Baldoni decide di rompere le righe e si dissocia dal piano di marketing, fa di testa sua e comincia a rilasciare interviste in cui parla di donne sopravvissute alla violenza domestica, ignorando le linee guida che chiedevano di evitare l'argomento come la peste. Yes, this is a movie about love and hope, but that we don't shy away from the issue. Ma perché? Per ribellione sua? Perché lui riteneva giusto parlarne? No ragazzi, in base alla versione di Blake, Justin Baldoni avrebbe capito che la sua immagine fosse in pericolo. E cosa glielo avrebbe fatto capire?
il fatto che Ryan Reynolds avesse smesso di seguirlo su Instagram. Questo sarebbe stato per Justin Baldoni un segnale apocalittico, secondo la versione di Blake. Cioè lui, preoccupato che qualcuno potesse accorgersi di questa mossa e raccontarla in pubblico, parlarne, insinuare sospetti, allora avrebbe detto: preveniamo la catastrofe. Anche perché non era solo Ryan, ragazzi, c'è anche gli altri membri del cast lo avevano unfollowato e lo avevano isolato. Anche questa cosa gioca molto a favore di Blake, il fatto che comunque tutti gli altri si siano schierati con lei e abbiano tolto il segui a Justin. Vi ricordate quando avevamo notato che nessun attore del film lo seguiva su Instagram? Lui, che era il regista, veniva completamente snobbato, una cosa che faceva strano. Cioè, ovviamente, nel momento in cui il pubblico avesse visto una situazione del genere, si sarebbe sospettato che lui si fosse fatto schifiare sul set, e quindi Justin, per prevenire sta catastrofe, si sarebbe discostato dal piano di marketing, cominciando a parlare del tema e risultando l'unico a parlare del tema importante del film, per farci la figura di quello più bravo, quello più attento al messaggio. Ma secondo Blake Lively questo improvviso cambio di strategia da parte di Justin era solo l'inizio. Vi leggo la sua denuncia. Il pubblico non sapeva nemmeno che questo fosse solo l'inizio di un piano progettato per distruggere la reputazione della signora Lively. E chi c'era dietro questo piano? Un certo Steve Sarowitz, cofondatore di Wayfarer insieme a Justin Baldoni e Jamie Heath, nonché principale finanziatore della Wayfarer. Lui si sarebbe offerto di dare a Justin fino a $100 milioni per rovinare Blake Lively e la sua famiglia. Steve Sarowitz, tra l'altro, è un filantropo, quindi lo vedeva come un modo per fare beneficenza, tipo per salvare il mondo. Così, il 31 luglio 2024, appena pochi giorni dopo avere firmato il piano di marketing, Justin Baldoni assume una nuova crisis manager, Melissa Nathan. O meglio, ragazzi, non è lui direttamente ad assumere Melissa Nathan, ma il suo team di pubbliche relazioni, che è gestito da Jennifer Abel. Cioè lui ha come punto di riferimento Jennifer Abel, ed è lei che chiama in campo questa Melissa Nathan, esperta di pubbliche relazioni in situazioni di crisi. Il suo curriculum è interessante. Pensate che tra i suoi clienti figurano nomi come Johnny Depp e Drake. Quindi, ragazzi, Melissa Nathan è specializzata nel salvare persone che si trovano in guai grossi e molto molto pubblici. Abbiamo un piccolo problema tecnico, ragazzi, che ci renderà difficile capire le cose, perché praticamente le pubbliciste di Justin Baldoni, queste PR, quindi la sua addetta stampa Stephanie Jones, Jennifer Abel che lavora per lei, poi vabbè si dissocia, si apre un'agenzia nuova, lei vabbè, poi parleremo di questa cosa, e la crisis manager Melissa Nathan, sono tutte praticamente identiche, gemelle, letteralmente impossibili da distinguere. Per quanto ne sappiamo potrebbero essere una squadra di cloni prodotte in serie da Elon Musk per gestire le crisi mediatiche. Quindi la situazione è questa, le foto, cioè userò comunque sempre le stesse foto, così che invece di riconoscere le loro facce riconosciate l'impostazione della foto. È arrivato il pacco di umami! Addirittura! Questa, ragazzi, è la svolta della mia vita. Questo è il futuro, ragazzi. Non ci crederete mai che cos'è Umami. Umami è il Netflix del cibo sano. Voi praticamente vi abbonate e ogni mese potrete ordinare fino a 40 piatti e avere il menù del mese già pronto nel freezer, cioè pure i dolci. Quindi, ragazzi, pranzo, cena e pure qualche dolce, a quanto pare. Questi, ragazzi, sono piatti 100% vegetali. Ci sono cose buonissime, proprio piatti gourmet. Non è il massimo dell'igiene quello che sto facendo, lo so, ma non ho molta scelta. Comunque tanto li mangerò lo stesso. Sarà comunque più sano di quello che mangio di solito. Ma tranquilli, ragazzi, non è che vi costringono a diventare vegani. Sono piatti questi fatti per piacere a tutti, anche a chi pensa che l'insalata sia una decorazione. Quindi tranqui, puoi mangiare sano senza fare niente. Cioè non devi fare la spesa, non devi cucinare, non devi lavare le pentole. L'unica cosa che ti serve è un microonde oppure una friggitrice ad aria. Adesso vi darò una dimostrazione. Lei è Ilaria, la friggitrice ad aria, e oggi cucinerà un umami per noi mentre io vi propino la sponsor.
Finalmente ti degni di usarmi per qualcosa di decente. Stavo per chiedermi se mi avessi comprata solo per bruciare i sofficini. Giuro, stavo per convocare un'assemblea elettrodomestica per lamentarmi. Bruciare i sofficini non è una carriera dignitosa per una friggitrice come me. Io sono nata per grandi cose: cucinare gourmet, riscaldare i piatti stilosi, rendere la tua vita più facile. Sì, vabbè, praticamente fino ad oggi la nostra dieta si basava su questo. Però dai, cioè, a volte mangiavamo anche cibo sano, dai. Sì, sano nel senso che dopo un'ora a cucinare ti restava così poco tempo prima di tornare al lavoro che il cibo te lo inghiottivi sano per sbrigarti. Senti, Ilaria, fai il tuo lavoro, dai. Questa è la lasagnetta, cos'era? La lasagnetta di melanzane, patate e ragù vegetale. Per fortuna è che è già pronta. Se dipendesse da te una cosa del genere, piuttosto ti friggeresti una mano. E non lo dico per cattiveria, ma proprio per statistica. Ti ricordi quando hai cercato di cucinare il riso usando me? Onestamente sono imbarazzata per te. Selezioniamo l'opzione surgelati. 25 minuti dovrebbero bastare. Ok, Laia, dai, dimostriamo che con Umami puoi essere utile senza insultare nessuno. Ma guarda, se Umami funziona davvero sono contenta. Forse finalmente smetterai di farmi scaldare bastoncini di pesce surgelati a mezzanotte. Finalmente potrei fare qualcosa di dignitoso. Potrò finalmente raccontare qualcosa di interessante alle altre friggitrici ad aria, che ogni volta loro sono tipo: ah, sai Ilaria, oggi ho cucinato una crocchetta di quinoa in crosta di sesamo e tu invece... Sai cosa significa dover rispondere sempre a patatine fritte? La mia esistenza è un'umiliazione senza fine. Umami, salvami da questo strazio! Ilaria, la smetti di fare la vittima, sto cercando di promuovere uno stile di vita sano. Va bene, faccio il mio lavoro, ma tu prepara i fazzoletti, perché appena assaggi finalmente del cibo decente potresti commuoverti. Il tuo palato potrebbe non reggere l'emozione e non è igienico piangere sul cibo. Probabilmente state sentendo un po' di rumore che proviene dalla friggitrice, quindi momentaneamente sposto il microfono per dirvi come farvi Umami. Facilissimo, cliccate sul link che trovate giù nell'info box e compilate il questionario per iscrivervi. Scegliete poi il vostro abbonamento Umami, potete scegliere di ordinare box da 15, 25 o 40 piatti, addirittura se volete esagerare. Potete scegliere la frequenza con cui ricevere le box e poi potrete modificare la dimensione della box e la frequenza delle consegne in base alle vostre necessità. Una volta registrati avrete accesso al menu, che è molto ampio, e potrete comporre la vostra prima box. Per maggiori informazioni visitate il loro sito. E vi dirò di più, Umami consegna anche al sud. Questa cosa a voi può sembrare banale, ma a me no, cioè per me è rivoluzionario. Io per anni ho desiderato qualcosa del genere, sapevo dell'esistenza di queste piattaforme, ma c'era sempre lo stesso problema: le consegne si fermano a Roma, le consegne si fermano a Roma, e noi al sud niente, a cucinare la parmigiana. Ecco perché siamo così bravi a cucinare. Ma ragazzi, poi mi ha contattata Umami e mi hanno detto: sì, è vero, esiste questo problema, ma troveremo una soluzione. Ci stiamo lavorando. E ragazzi, ce l'hanno fatta. Ci hanno lavorato per garantire che il cibo arrivasse perfetto, senza scongelarsi, senza comprometterne la qualità, anche qui al sud. Quindi finalmente lo posso dire, ragazzi, Umami arriva ovunque, dal nord al sud, dal sud al nord. Umami è per tutti, tutti per Umami. Hip hip Umami! Praticamente sei la prima meridionale che vive al sud e riceve il pacco da su? Allora, siccome voglio vedere quanto tempo ci metterà e voglio farvi vedere il risultato reale live, in questo momento mettiamo la friggitrice ad aria da parte, così non si sentirà il rumore, e continuiamo il nostro video. Quando sarà pronto emetterà il suo bel beep e vedremo che cosa ne è venuto fuori. Eravamo arrivati alle 3 gemelle pubbliciste. Tra l'altro ho scoperto alla veneranda età di 30 anni che PR significa pubbliche relazioni. Io ancora credevo che i PR fossero quelli che vendevano le prevendite per entrare in discoteca. Vabbè, Melissa Nathan, ragazzi, come vi dicevo, non è una semplice consulente di comunicazione, non è una tra le tante pubbliciste, ma è una stratega esperta, espertissima nella gestione delle reputazioni di alto profilo in crisi. Attualmente a capo di The Agency Group, un'agenzia specializzata in comunicazione e gestione della reputazione. Lei non ti salva la reputazione, te la cambia, te ne fornisce una nuova, ti trasforma uno scandalo in un applauso. Nel 2022, come vi dicevo, ha avuto tra le mani il caso di Johnny Depp durante il famoso processo contro Amber Heard. Era una battaglia legale, sì, ma era soprattutto una guerra d'immagine. Johnny stesso spiegava, pure in tribunale lo diceva, no? Che lui non voleva solo vincere in tribunale, quello che gli interessava era dimostrare di non essere un uomo violento, lui voleva salvare la sua reputazione, e ci è riuscito, e aveva alle spalle chi? The Agency Group con Melissa Nathan. Certo, la situazione, ragazzi,
ragazzi, era diversa, perché nel caso di Amber Heard le prove contro di lei erano gravissime, schiaccianti. Ma non solo questo, cioè, a parte i fatti, lui comunque a livello mediatico è diventato un eroe, mentre Amber Heard ha perso tutto. Hollywood le ha chiuso le porte in faccia, l'ha praticamente cancellata dal panorama dello spettacolo, addirittura è arrivata al punto da dover lasciare gli Stati Uniti, trasferirsi in Spagna e oggi vive là sotto falso nome. E in molti credono che l'agenzia di comunicazione di Johnny Depp, per arrivare a questo risultato, abbia fatto delle mosse, cioè The Agency Group non si sarebbe limitata a difendere l'immagine del suo cliente, no, avrebbe agito attraverso i giornali, facendo pubblicare articoli su articoli, facendo creare sui social post che poi andavano virali, lasciando migliaia di commenti strategici, orchestrando una campagna volta ad amplificare ogni errore di Amber e a rendere un meme ogni suo dettaglio negativo, un lavoro chirurgico per catturare il pubblico, portarlo tutto dalla parte di Johnny e impedire ad Amber Heard qualsiasi possibilità di riscatto, mai nella vita. E quello che racconta Blake Lively fa pensare che possa essere andata così e che The Agency Group agisca effettivamente così. Melissa Nathan, infatti, in base alla versione di Blake Lively, avrebbe proposto a Justin Baldoni una strategia inquietante, l'astroturfing. Cos'è l'astroturfing? È una pratica molto subdola, consiste nel far credere al pubblico che ci sia un enorme sostegno spontaneo verso una persona, in questo caso verso Justin Baldoni, dando l'impressione che tutti siano dalla sua parte, ma in realtà dietro le quinte è tutta una farsa orchestrata dall'agenzia. E come si fa? Vengono creati migliaia di account falsi per lasciare commenti positivi, elogi, dichiarazioni di sostegno. Contemporaneamente si utilizzano i contatti con i giornalisti o si pagano direttamente i giornalisti, si corrompono, per fare scrivere articoli di giornale che mettono Justin sotto una luce positiva. Poi si spinge tutto questo materiale a diventare virale, magari sfruttando quegli stessi account falsi per condividere, ripubblicare, commentare, e tutto questo va a creare un'ondata di approvazione talmente grande che il pubblico vede che tutti sono dalla parte di quella persona e allora per effetto carrozzone iniziano a supportare veramente quella persona, cioè il pubblico reale inizia a seguire quest'ondata. La parola stessa astroturfing deriva da astroturf, non so se si pronunci astroturf, astroturf, una marca di erba sintetica, perché questa pratica imita il sostegno genuino della gente proprio come astroturf imita l'erba vera. Ma purtroppo, secondo la versione di Blake Lively, Justin Baldoni non si sarebbe limitato a usare questa tecnica per attirare il pubblico dalla sua parte. Lui sarebbe andato ben oltre. L'accusa da parte di Blake Lively è che lui abbia cercato di infangare lei, Blake Lively, dipingendola come la cattiva della storia per far sembrare se stesso il buono. Cioè, se questa cosa fosse vera, praticamente dovremmo pensare che l'enorme supporto avuto da Justin Baldoni all'inizio sia stato simulato, costruito ad arte artificiosamente e che poi sia diventato reale solo quando il pubblico era stato manipolato a puntino. Ma veramente, ragazzi, possiamo credere a una cosa del genere? Non lo so, perché nel senso, allora, il fastidio contro la campagna di marketing di Blake Lively è stato sensato, non è che era insensato. Le sue interviste le abbiamo viste tutti coi nostri occhi, ha veramente sminuito le esperienze delle vittime di violenza domestica, ha veramente riso della cosa, non è che servisse quindi un team di pubbliche relazioni per farci storcere il naso, ed è normale che poi automaticamente la gente si sia andata a cercare chi fosse il regista del film e si è ritrovata a scoprire che fosse Justin Baldoni, un uomo che da anni ragazzi lotta contro gli stereotipi di genere, e quindi si è parlato del fatto che lui nelle interviste, a differenza di Blake Lively, non lo stesse sminuendo il fenomeno, anzi che ne stesse parlando. E poi però il pubblico ovviamente ha notato che i due stessero lontani, separati, e quindi da lì ne è sorta tutta una polemica in cui era praticamente ovvio che il pubblico si schierasse dalla parte di Justin Baldoni. Cioè, può benissimo essere stata una polemica nata spontaneamente, ma secondo Blake non sarebbe andata così. Quindi continuiamo a seguire il suo racconto per vedere dove ci porterà. Per scorrevolezza eviterò di usare troppi condizionali, ragazzi, ma ricordate sempre che sto raccontando la sua versione dei fatti, la storia vista dai suoi occhi.
Quindi Justin Baldoni ha assunto un team che ha assunto Melissa Nathan, questa espertona di crisi che ha lavorato con Johnny Depp. Melissa Nathan propone a Justin Baldoni un pacchetto. Questo pacchetto include elementi abbastanza normali, come la creazione di un sito web, una gestione della sua comunicazione, fino a qui tutto ok. Ma tra le proposte che Blake Lively, insomma, ci mostra, troviamo voci come avviare thread di teorie. Si riferisce probabilmente ai thread su Twitter. E che cosa sono? Sono discussioni composte da una serie di tweet collegati tra loro che possono essere usati per raccontare una storia, spiegare un concetto o, come si direbbe in questo caso, visto che parla di teorie del complotto, teorie a favore di qualcuno o magari contro qualcuno, tipo contro Blake Lively. E non finisce qui. Melissa Nathan propone a Justin anche la gestione completa di Reddit, uno dei social più influenti nei dibattiti online. Su Reddit si parla di tante cose e considerate che spesso si parla di personaggi pubblici che fanno scandalo e lì si specula un pochettino, cioè per esempio ci può essere qualcuno che commenta dicendo io ho avuto un'esperienza con questa persona, l'ho conosciuta dal vivo, è successo questo e quello. Ecco, quindi i thread su Reddit, quando si parla di personaggi pubblici che hanno fatto scandalo, diventano campi di battaglia veri e propri, perché appunto si mischiano queste agenzie di pubbliche relazioni sotto mentite spoglie. Considerate che Reddit è stato infatti... È pronta la lasagnetta. Cioè, ha fatto subito comunque. Forse poteva stare anche meno. Senti che odore. Facciamo l'assaggio, ragazzi. È troppo calda però. Nel frattempo che aspettiamo che si raffreddi un pochino, vi faccio vedere il risultato visivo. Ricordiamo cos'è. È la lasagnetta con melanzane, patate e ragù vegetale. È buonissima. Sa di cibo. È tempo risparmiato. Assaggiala. Non ci credo, è buonissimo. Stai dicendo solo perché ti stanno pagando. Ti giuro. Buona. 2 hours later. Posso continuare a registrare? Fatevi umami! Umami non diffama, umami vi sfama. Ok, dove eravamo arrivati? Tra l'altro è ora di pranzo, sono felice di aver potuto... La frittata e il dolcino, lo faccio pure. Cosa stavamo dicendo? Allora, Reddit, vi dicevo, quando c'è stata tutta la polemica di Blake Lively, è stato terreno fertile per le teorie, per le critiche, per le discussioni negative su di lei, in sostanza. Quindi, giustamente, Blake Lively usa questo screenshot per provare che tutti quei dibattiti su Reddit venivano generati o comunque fomentati dal team di Justin Baldoni. Ma non finisce qui, perché c'è un'altra cosa che Melissa propone a Justin ed è la creazione di un coinvolgimento dei fan sui social per rispondere a eventuali account negativi, contribuendo a cambiare la narrazione. Ma di quale narrazione parla Melissa? Praticamente, ragazzi, si sta ipotizzando uno scenario futuro eventuale che non è detto si verificherà, in cui Blake Lively rendesse pubbliche le sue lamentele, causando una crisi di immagine non solo a Justin Baldoni ma a tutta la Wayfarer, l'azienda di cui fa parte anche il suo Pokémon Jamie Heat. E qui entra in gioco il documento del 2 agosto 2024, anche questo presentato da Blake Lively come prova, lo scenario planning. Si tratta di un documento consegnato a Justin Baldoni dal suo team di comunicazione. Questo documento descrive le strategie da adottare qualora la signora Lively e il suo team rendessero pubbliche le sue lamentele. Chiariamo che cos'è questo scenario planning, perché è una cosa che esiste e che si fa regolarmente nelle aziende. In italiano si chiama pianificazione degli scenari ed è una tecnica utilizzata appunto dalle grandi mega aziende di solito per immaginare possibili situazioni future, soprattutto quelle catastrofiche, e pianificare come reagire in caso di crisi. Non necessariamente crisi di immagine, ragazzi. Ad esempio una casa automobilistica potrebbe utilizzare questa tecnica per
affrontare le sfide del settore. Per esempio potrebbe considerare scenari tipo scenario 1, cresce la mobilità elettrica perché vengono dati gli incentivi governativi e allora tutti si comprano le auto elettriche. Come ci comportiamo? In questo caso dobbiamo produrre più macchine. Scenario 2, diffusione dei veicoli a guida autonoma. Si diffondono quindi queste auto che guidano da sole. Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo avere pronto quantomeno un progetto di un'auto a guida autonoma. Scenario 3, non si produrranno più auto elettriche. Come ci comportiamo in questo caso? Quindi per ciascuno scenario l'azienda va a pianificare come adatterà i suoi prodotti e le sue strategie qualora si verificasse una di quelle situazioni problematiche. In sostanza, ragazzi, lo scenario planning non implica necessariamente che si agirà, ma serve per essere pronti a reagire. Dovesse servire, siamo pronti. Nel caso di Justin Baldoni, lo scenario planning sembra essere una misura precauzionale per gestire eventuali danni di immagine nel caso in cui Blake Lively andasse a creare una tempesta mediatica contro di lui e per estensione contro la Wayfarer. Non possiamo quindi dire che Justin e il suo team intendessero già attuare il piano, ma solo che si stavano preparando a reagire nel caso in cui servisse. Anche perché ricordiamo che Blake Lively aveva portato sul tavolo i 30 comandamenti e aveva accusato Justin Baldoni e Jamie Heath davanti a tutti di essere stati molesti con lei. Non solo, Blake Lively avrebbe richiesto espressamente di fare interviste separate da Justin, evitando qualsiasi interazione pubblica. Quindi ovviamente il pubblico si sarebbe insospettito, quindi ci sta che Justin si preparasse a eventuali scenari con accuse così gravi che potevano esplodere in qualsiasi momento. Era praticamente inevitabile che il suo team prendesse in considerazione la possibilità di doversi difendere e lo scenario planning serve proprio a questo: immaginare il peggiore dei casi e pianificare come affrontarlo. Che Justin Baldoni fosse innocente o colpevole, ragazzi, cioè che la versione di Blake Lively sia vera oppure no, comunque la sua reputazione, la reputazione dell'azienda, la reputazione di Jamie Heath erano in gioco e non prepararsi sarebbe stato da irresponsabili. Ma secondo Blake Lively questo tipo di pianificazione si sarebbe ben presto trasformato in qualcosa di più, cioè loro avrebbero attuato il piano senza che ce ne fosse bisogno, e questa è una storia completamente diversa. Ma andiamo per ordine. Cosa c'è scritto in questo scenario planning? Allora, questo documento che è etichettato come strettamente riservato e confidenziale, ci troviamo scritta quella narrazione che il team di Justin Baldoni avrebbe dovuto diffondere in caso di crisi, ed è la stessa narrazione che effettivamente alla fine si è diffusa, cioè è la narrazione che anche io ho portato avanti nel videogiornale sul caso di Dance With Us. Vi riporto alcune parti chiave. Justin Baldoni è stato un attivista e sostenitore delle donne a Hollywood per molto tempo, parlando delle sfide affrontate dai suoi colleghi anche prima dell'inizio del movimento Me Too, tipo nel TED del 2017, che poi questo è vero, ragazzi. Il podcast Man Enough è stato una fonte di ispirazione sin dal suo lancio, creando un ambiente sicuro e incoraggiante in cui si incontrano diverse prospettive per discutere i ruoli di genere e il loro impatto su tutti. Mentre Justin Baldoni e Jamie Heath hanno cercato di creare un ambiente gentile, sicuro e creativo sul set, i loro sforzi sono stati continuamente vanificati. Questo non sappiamo se sia vero. Sappiamo però che la narrazione da qui in poi cambia, e più che concentrarsi su quanto sia bravo Justin Baldoni si concentra su quanto sia Blake Lively. Membri della produzione hanno perso il lavoro a causa della presa di controllo di Blake Lively e della sua insistenza a essere coinvolta, inclusa la perdita di budget dovuta alla necessità di riprogrammare i giorni di riprese quando Blake Lively si rifiutava di presentarsi. Quando Blake Lively non riusciva a ottenere ciò che voleva sul set o dietro le quinte, coinvolgeva suo marito, creando uno squilibrio di potere tra lei e Justin Baldoni. Ryan Reynolds è arrivato al punto di utilizzare il suo potere per contattare agenti, agenzie, Sony e altri attori chiave affinché Blake Lively ottenesse ciò che voleva. La reputazione non proprio favorevole di Blake Lively nell'industria dura da decenni, con problemi segnalati su produzioni come Gossip Girl, The Town e Simple Favor e altre. C'è un chiaro e probabile motivo legato al valore del film e alla sua base di fan. Blake Lively sta cercando di imporsi per acquistare i diritti di It Starts With Us. Allora, vabbè, ora
la commentiamo. Comunque questo documento, questo scenario planning si conclude con un ritorno di focus su Justin Baldoni. Infatti si dice: il nostro team includerà anche ulteriori statistiche positive sulla carriera di Justin Baldoni, i suoi successi e la sua ispirazione per affrontare questo progetto, gli ostacoli che ha superato e cosa c'è in programma per il futuro. Ora ragazzi, non sappiamo se queste cose comunque siano successe davvero oppure no, se queste cose siano vere o false. Comunque Blake nella sua versione non le smentisce, cioè non dice lui voleva raccontare il falso, magari è tutto vero, non è detto che questa narrazione che voleva diffondere Justin Baldoni in caso di crisi fosse inventata, parliamoci chiaro. Certo è che comunque nella strategia rientrava non solo il far passare bene Justin Baldoni, il mettere in giro che lui sia un bravo ragazzo, ma anche il minare la credibilità di Blake Lively. Era comunque una strategia calcolata. Se Blake Lively avesse parlato delle molestie, si doveva fare in modo che nessuno le credesse, che stesse antipatica a tutti, che passasse per una donna capricciosa, manipolatrice, pronta a tutto per ottenere il controllo. Questo era lo scenario, questo era il piano. Da qui in poi il documento, questo scenario planning, va ad analizzare appunto gli scenari possibili. Cosa potrebbe accadere di preciso, di catastrofico nei prossimi mesi, e suggerisce delle strategie da adottare per controllare nel caso la narrazione pubblica. Tra i consigli dati dal team a Justin Baldoni c'è quello di utilizzare una comunicazione apparentemente neutrale, cioè molto distesa, tranquilla, chill. Ad esempio ragazzi, il team scrive a Justin: mentre sei seduto a un'intervista tranquilla e vedi che il giornalista è amichevole nei tuoi confronti, escitene con qualcosa tipo: io e Blake Lively abbiamo avuto delle differenze, però la rispetto lo stesso. Ecco, il documento spiega che in questo modo Justin non sarebbe sembrato aggressivo, il che avrebbe contribuito a costruire un'immagine di lui nella mente degli spettatori come quello di una persona equilibrata, nonostante avesse avuto delle difficoltà con Blake Lively. Ragazzi, vi ricordate quando nel video precedente abbiamo analizzato proprio frasi di questo tipo dette da Justin Baldoni? How was working with Blake? And Blake is so creative and she works so hard, and this movie, it wouldn't have been the same without her. Ma nel momento in cui l'intervistatore al che gli dice: che bello, speriamo allora che farai anche il sequel di It Ends With Us, allora Justin cambia un attimo faccia e risponde così: penso che ci siano persone migliori per quel film. Penso che Blake Lively sia pronta per fare da regista, ecco cosa penso. I think there are better people for that one. Justin. I think Blake Lively's ready to direct. That's what I think. Eravamo anche rimasti colpiti dalla sua gentilezza. Guardate com'è composto nonostante tutto. Lui che è stato isolato dal cast, messo in difficoltà da Blake Lively, comunque non la sparla, anzi è gentile, la supporta, minimizza i problemi che hanno avuto. Un signore. Purtroppo ragazzi ci tocca scoprire che quelle frasi non erano frutto propriamente del suo carattere e della sua personalità, cioè non erano una cosa spontanea, tanto più non erano frutto del suo sincero rispetto per Blake Lively, non era il vero Justin Baldoni ma un falso, un personaggio, stava seguendo il copione che gli aveva scritto il suo team. Questa è Hollywood ragazzi, non si recita solo sul set. Poi magari lui avrebbe pure dato una risposta del genere spontaneamente, non potremo mai saperlo. Certo è che abbiamo la prova che il team gli avesse detto di comportarsi in un certo modo e lui giusto si è comportato in quel modo e ha detto quelle cose. Vabbè, lo scenario planning prosegue con altri consigli. Per esempio il team gli dice: sempre durante qualche intervista devi dire che è stato difficile gestire gli squilibri di potere sul set. E perché deve dire queste cose? Perché si deve insinuare nella mente degli spettatori che chiunque abbia avuto problemi con lui abbia
abusato del proprio potere o abbia tentato di abusare del proprio potere, tanto che lui si è ritrovato a dover gestire gli squilibri di potere, una cosa che per lui era nuova, non l'aveva mai fatto. Infatti lui, il team gli suggerisce di buttarla così: è la prima volta, la mia prima esperienza come regista, non ero abituato agli squilibri di potere, mi ci sono ritrovato. Quindi questo sposterebbe automaticamente l'attenzione, sempre nella mente degli spettatori, sul fatto che Blake Lively abbia cercato di prevaricarlo, di prevaricare il regista, imponendo le proprie scelte, sfruttando il fatto che fosse lei a mettere i soldini e quindi creando uno squilibrio di potere. E attenzione, colpo di scena, il documento propone addirittura di attaccare le persone vicine a Blake Lively, come Taylor Swift, la sua nota amica. Cioè, in pratica, ragazzi, c'è scritto: il team potrebbe decidere di fare pubblicare articoli che raccontino come le amiche di Blake Lively, tipo Taylor Swift, siano state accusate in passato di utilizzare queste tattiche per bullizzare e ottenere ciò che vogliono, strumentalizzando il femminismo. Attaccando Taylor Swift e screditando lei, si sarebbe andati a screditare Blake Lively per associazione, perché sono amiche, e quindi si sarebbe insinuato nella mente degli spettatori il pensiero che, guarda caso, Blake Lively faccia parte dello stesso club di donne superpotenti che abusano del femminismo per raggiungere i loro scopi personali. Guarda caso, l'azionista di maggioranza di The Agency Group, l'agenzia che ha preparato questo piano, è Scooter Braun, proprio l'uomo che è stato per anni l'incubo di Taylor Swift. Del conflitto tra Taylor Swift e Scooter Braun ne ha parlato Filippo nella biografia di Taylor Swift, quindi se vi va di saperne di più andatela a vedere. Magari, ragazzi, è un caso, magari Scooter Braun non c'entra niente, non ne sa niente, però giusto. Vabbè, questo, ragazzi, è il contenuto dello scenario planning, ma il peggio potrebbe non essere finito, perché c'è il sospetto che esista un altro documento ancora più brutto di questo. In che senso? Andiamo avanti con la versione di Blake Lively per scoprirlo. Justin Baldoni sembrerebbe essere molto preoccupato per la situazione, tanto che in un momento di tensione scrive a Jennifer Abel, una delle tre gemelle, no? Una delle tre figure centrali di sto team incaricato di gestire le figure di merda: non mi piace il documento che mi hanno mandato, non mi sento protetto come quando eravamo in chiamata. Quindi, ragazzi, attenzione, sembrerebbe che Justin Baldoni non sia soddisfatto dello scenario planning che abbiamo visto, gli sembra debole, in chiamata sono stati magari più duri, no? E le scrive in un altro messaggio: lei sembra sicura, si riferisce a Blake Lively, come se stesse aspettando per fare qualcosa di un po' più preoccupante rispetto a ciò che tutti avevamo originariamente pensato. Quindi, ragazzi, Justin è in ansia, percepisce una minaccia imminente da parte di lei, che dovrebbe appunto essere Blake Lively, al che Jennifer Abel cerca di rassicurarlo e gli risponde: la parte più importante è quanto velocemente possono chiudere il tutto e mettere in giro voci a tuo favore. Sii onesto durante la chiamata e dai dei feedback sinceri per ogni punto. Quindi lo si incita a dire la verità. Praticamente, ragazzi, il piano sembra essere quello di iniziare subito a costruire una narrazione favorevole su di lui, e ci sta. Ma c'è di più. Jennifer a questo punto scrive un messaggio alla sua collega Melissa Nathan, la stratega di comunicazione Johnny Depp, e lo screen di questo messaggio è incluso, per motivi magici che scopriremo dopo, nell'esposto, nella denuncia di Blake Lively. Jennifer Abel, riferendosi a Justin Baldoni, scrive a Melissa: dovrete essere duri e saper dimostrare cosa siete in grado di fare in questi scenari. Lui vuole sentirsi come se potesse affossarla. Quindi attenzione, non si parla qua di difesa della reputazione del cliente, si parla di affossare chi potrebbe eventualmente rovinargliela. C'è un intento distruttivo verso una terza persona più che costruttivo verso il cliente. Praticamente Jennifer chiede a Melissa di dimostrare a Justin Baldoni che non solo sono in grado di proteggerlo, di farlo passare bene, ma di distruggere completamente Blake Lively. Melissa le risponde, ragazzi, e le risponde facendole notare che è normale che a lui lo scenario planning ufficiale sembri debole, perché è solo quello che possono mettere per iscritto, non possono scrivere ciò che intendono fare realmente. Vi leggo il messaggio di Melissa: quando mandiamo i documenti non possiamo inviare quello che faremo, perché potremmo finire nei guai.
Il che, ragazzi, implica ovviamente che ciò che vogliono fare veramente, sia immorale, forse persino illegale, sta di fatto che non possono lasciare tracce scritte. Melissa prosegue dicendo a Jennifer: non possiamo scriverglielo, non possiamo scrivere che la distruggeremo, lo faremo. Si è rotta. Ve l'ho detto che sono robot creati da Elon Musk. Lo faremo, la distruggeremo. Melissa a questo punto mette in guardia Jennifer perché la vede un pochettino troppo imprudente e le scrive: deve buttargli un occhio come a un documento informativo, giusto per essere preparati alla chiamata, perché le cose vere, ragazzi, si discutono in chiamata. Quel documento lo deve guardare così, tanto per capirci qualcosa. Tutto qui. Le scrive Melissa: immagina se il documento con quello che vogliamo fare finisse nelle mani sbagliate. Scrive Melissa a Jennifer: sai che possiamo affossare chiunque, ma non possiamo scriverglielo, ci penserò io. Questi messaggi, ragazzi, provano che loro sono consapevoli comunque che ciò che stanno progettando sia moralmente sbagliato. Cioè non lo stanno facendo tipo in buona fede, lo stanno già facendo in cattiva fede. Non si sta più parlando di difendere Justin Baldoni dalle accuse, si sta parlando di attuare un piano malefico e potenzialmente illegale per distruggere Blake Lively, forse persino prima che lo accusi di qualcosa. E a un certo punto Justin Baldoni si tradisce, perché secondo uno screenshot allegato alla denuncia di Blake Lively, Justin avrebbe inviato al suo team un articolo su Hailey Bieber in cui Hailey veniva accusata di bullismo verso le altre donne. Ricordate quanto Hailey Bieber è stata distrutta dall'opinione pubblica, perseguitata per essersi sposata con Justin Bieber, mettendosi in mezzo alla sua relazione con Selena Gomez? Ne abbiamo parlato nella Justin Bieber saga, dell'accanimento sproporzionato contro Hailey Bieber. Questo sembra essere uno degli articoli che parlavano di lei come di una bulla. Ora, inviando questo articolo, Justin Baldoni avrebbe scritto a Jennifer: questo è ciò di cui avremmo bisogno. Quindi lui suggerisce di costruire una narrazione simile su Blake Lively, farla passare, un po' come era passata Hailey Bieber, come una bulla, come una mean girl, come una persona tossica. Al che Jennifer gli risponde prontamente: oh sì, ne ho giusto parlato con Melissa, ci dobbiamo concentrare su Reddit, TikTok e Instagram. Quello che non mi è chiaro, ragazzi, è se ancora stiamo parlando per via ipotetica e quindi in caso di futuri scenari catastrofici in cui Blake Lively accusa Justin Baldoni di averla molestata e quindi lui si dovrà difendere, o se il piano lo vogliano attuare già da subito, cioè per sicurezza, così che qualunque cosa Blake Lively possa dire in futuro contro Justin mai verrà presa sul serio, perché sarà già stata etichettata come una brutta persona. Non si capisce fino a questo punto. Il giorno successivo Melissa Nathan invia un messaggio molto dettagliato a Justin Baldoni che include 2 preventivi per la gestione della crisi. Nel primo preventivo, dal valore di $175.000 per un periodo di 3-4 mesi, si offrono una serie di servizi. Quali servizi? Sito web da discutere, gestione completa di Reddit, rimozione completa degli account social, team di crisi sui social sempre disponibile, quindi penso che significhi che tipo cancellano i commenti negativi, rispondono alle critiche, insomma essere sempre presenti per orientare la narrazione. Interazione con il pubblico nel modo giusto, quindi tipo dovrebbe essere rispondere ai commenti dei follower, anche a quelli carini, rispondere ai DM dal profilo di Justin Baldoni. Ragazzi, mi viene da ripensare a quel momento in cui alla fine del primo video vi avevo mostrato una chat di una ragazza, una di voi, che aveva scritto a Justin Baldoni la propria esperienza, la propria storia di violenza domestica, e lui le aveva risposto supportandola, e lì avevo commentato quanto fosse bravo, quanto sembrasse impegnato nel supportare le donne, al contrario di Blake Lively, che invece aveva detto: ah sì, se mi raccontate la vostra storia, sarei contenta che il film vi è piaciuto, amen. Ecco, purtroppo dobbiamo sospettare che quel gesto non fosse stato
lato genuino da parte di Justin Baldoni, ma parte di una strategia per svilire Blake Lively e salvarsi la faccia. Questa, ragazzi, poi alla fine è la versione di Blake Lively, ovviamente. Ma andiamo avanti. Altro punto della strategia: avviare thread di teorie da discutere, anche questo, quindi come abbiamo detto creare, alimentare teorie su Twitter, bla bla. Vabbè, in sostanza, ragazzi, il preventivo descrive tutta una strategia per controllare la narrazione e fare in modo che la percezione che il pubblico ha di Justin Baldoni sia positiva. E poi c'è un preventivo 2, una proposta da $25.000 al mese per un minimo di 3 mesi. Non è chiaro se sia un'alternativa al primo preventivo o un optional da aggiungere, ma comunque sempre quello è, non c'è niente di più, niente di meno. L'unica cosa da dire è che Melissa Nathan spiega a Justin che servono almeno 3 mesi per seminare contenuti, cioè per creare post mirati che lentamente orientino il discorso online su di lui, e che, cito testualmente, tutto questo sarà soprattutto non rintracciabile. Infine Melissa conclude: c'è molto di più in entrambi i preventivi, ma è più facile discutere via telefono in termini di capacità e di ciò che ho personalmente sperimentato dentro e fuori gli scenari di crisi. Vabbè, bla bla bla, non vuole lasciare tracce scritte. Ma secondo Blake, ragazzi, questa era solo una piccola parte del piano malefico di Justin Baldoni. La sua vendetta, secondo la sua versione, sarebbe andata molto oltre. Justin avrebbe addirittura assunto una persona in Texas, dandole il compito di creare contenuti falsi su di lei sui social media. Questi contenuti, fabbricati per sembrare autentici, sarebbero stati passati ai giornalisti e i giornalisti ovviamente avrebbero diffuso quelle informazioni false che per via del loro sensazionalismo sarebbero facilmente diventate virali. Nella denuncia Blake Lively scrive: per proteggersi dal rischio che Blake Lively potesse mai rivelare la verità su Justin Baldoni, il team Baldoni Wayfarer ha creato, diffuso e amplificato e potenziato contenuti progettati per distruggere la credibilità di Blake Lively. Allo stesso modo hanno impiegato le stesse tecniche per rafforzare la credibilità del signor Baldoni e sopprimere qualsiasi contenuto negativo su di lui. Quindi, in altre parole, ragazzi, Blake Lively dice che Justin Baldoni non si sia limitato a ipotizzare scenari futuri, ma che abbia agito per distruggerla prima che lei potesse fare qualunque cosa o dire qualunque cosa, quando lei non aveva ancora detto niente. E ha anche delle prove? Ebbene sì, questo è lo screenshot di un messaggio di Melissa inviato a Jennifer e al resto del loro team. Melissa scrive: ciao squadra, finora copertura estremamente limitata sul Daily Mail o Page 6. Continuerò a tenere gli occhi aperti e mandare messaggi al bisogno, ma per ora c'è stata una copertura stabile su speculazioni pure. Cominciamo a notare un cambio d'opinione sui social grazie in gran parte a Jed e l'impegno della sua squadra per cambiare la narrativa e spostare i riflettori su Blake e Ryan. Continueremo a mandare link e screen, ma volevo aggiornarvi nel frattempo. Quindi ragazzi, già questo messaggio rivela che il team di Justin Baldoni stesse già agendo per spostare i riflettori su Blake e suo marito. Segue un altro messaggio di Melissa in cui scrive: lui non si rende conto di quanto sia fortunato in questo momento, dobbiamo insistere su quanto è fottutamente fortunato. A cosa si riferisce? Lo chiarisce subito dopo, si riferisce alle voci che stavano iniziando a circolare secondo le quali sul set Justin Baldoni non avrebbe messo a disagio solo Blake Lively ma anche altri membri del cast. Ecco, pare che ste voci non si stessero minimamente diffondendo e quindi continuavano tutti a essere pro Justin. Circa una settimana dopo, il 15 agosto, Melissa Nathan invia un messaggio a Jennifer Abel che lascia poco spazio alle interpretazioni. Le scrive: Jen, è andata benissimo, ti chiamo dopo e ti racconto com'è andata, geniale. Quindi, ok, abbiamo i 4 principali che si tirano indietro sulla denuncia alle risorse umane. Che significa? Significa che praticamente 4 persone delle risorse umane che inizialmente stavano dalla parte di Blake Lively si sarebbero tirate indietro passando dalla parte di Justin Baldoni. Questo che cosa ci dice? Che il team di Justin Baldoni sia andato a fare pressione su questi 4 principali per convincerli a cambiare la loro posizione, a cambiare idea, indebolendo il supporto interno che Blake poteva avere. Parliamo comunque di una donna che aveva denunciato delle molestie. Ma la cosa non finisce qui, ragazzi, no.
A questo punto, il giorno dopo, Melissa Nathan invia a Jennifer Abel questo articolo. Un articolo pubblicato sul Daily Mail dal titolo "Blake Lively è destinata a essere cancellata? Una serie di video difficili da guardare emersi dopo le domande e risposte stonate per promuovere i Dance With Us. Potrebbero per sempre rovinare l'immagine dorata della star 36enne a Hollywood". Ebbene, ragazzi, dalla conversazione tra Melissa Nathan e Jennifer Abel si direbbe che siano loro le artefici di questo articolo. Jennifer infatti risponde a Melissa: "Wow, hai davvero superato te stessa con questo pezzo". E Melissa, tutta autocompiaciuta, le risponde: "Ecco perché mi hai assunta, giusto? Sono la migliore". Questa, ragazzi, è la prova che stiano creando una narrazione in cui Blake Lively è una mean girl, la ragazza cattiva. Infatti nell'articolo troviamo frasi come: "Blake Lively, Colin Hoover e le coprotagoniste hanno riso insieme mentre parlavano di tutto, dal lavoro dei loro sogni ai loro segni zodiacali, ma non è stato menzionato il tema della violenza domestica nel loro film". Segue lo screenshot di un commento di critica che accusa le donne di questo comportamento, e fin qui potrebbe sembrare una critica come tante altre, ma il problema, ragazzi, è che questo articolo sembra essere stato orchestrato dal team di Justin Baldoni, il quale sapeva benissimo che Blake, nel non parlare del tema della violenza domestica, si stava semplicemente attenendo al piano di marketing della Sony. Eppure l'articolo si concentra pesantemente su questa mancanza di Blake, e non solo su questo, perché l'articolo del Daily Mail tira fuori anche vecchi episodi controversi della vita di Blake che, messi insieme uno dietro l'altro, la fanno apparire antipatica. Cioè è proprio un best of delle sue uscite peggiori, un worse off. L'articolo riprende episodi come il momento in cui Blake Lively, incinta, aveva risposto male a una giornalista che si congratulava per il suo pancione, rispondendole: "Congratulazioni per la tua pancia", e quindi facendole body shaming. Ne abbiamo parlato nel primo video. Il caso del braccialetto durante la premiere di Dance With Us, in cui Blake Lively aveva detto a un fan: "Grazie, ma lo indosserò più tardi, non si abbina al mio outfit", un commento che aveva portato molti a etichettarla come snob. Anche di questo avevamo parlato nel primo video. Il suo matrimonio con Ryan Reynolds in un ex piantagione nella Carolina del Sud, criticato per avere romanticizzato un luogo segnato dalla violenza degli schiavi. Anche di questo avevamo parlato nel primo video, perché nel primo video tra le fonti avevo utilizzato anche questo articolo del Daily Mail, cioè tra le fonti, tra le cose che avevo riportato avevamo parlato anche di cose contenute in questo articolo. Ma c'è anche altro in questo articolo, tipo un episodio in cui Blake aveva criticato pubblicamente una foto di Kate Middleton modificata con l'intelligenza artificiale, per poi doversi scusare quando la principessa aveva rivelato di essersi operata allo stomaco. Un'intervista in cui Blake si era mostrata antipatica con un altro giornalista. Dico, vabbè, il materiale non è mancato a quanto pare, cioè comunque hanno voluto fare un articolo con tanti momenti in cui Blake Lively si è mostrata antipatica. Ecco, gli è venuto fuori un articolo lungo quanto Guerra e Pace, cioè veramente ci sono decine e decine di episodi di lei che la fa fuori dal vaso, ha un dono naturale. Però giustamente, ragazzi, tutti sti episodi in un articolo solo creano un quadro devastante di quello che è Blake. C'è un quadro, un murale su un affresco del Rinascimento. Il team praticamente sta giocando con la mente del pubblico, sfruttando un fenomeno psicologico di cui abbiamo parlato spesso quando l'argomento erano le crisi di immagine, cioè l'effetto alone. Quando una persona ci è antipatica, il nostro cervello non cervella, cioè vuole essere coerente con se stesso, decide che è molto più comodo farla rimanere nella categoria cattivi e chiudere il file. Fine delle discussioni, archiviamo e passiamo oltre. Praticamente l'onorevole cervello non vuole valutare caso per caso, perché lui dice: "Amo, ma se non ti piace questa persona, un motivo ci sarà, basta, questa qua ha torto sicuro, cioè ma se la guardi è una di quelle che non restituisce i Tupperware". Ma l'onorevole cervello, ragazzi, fa così perché è pigro, non vuole stare lì a distinguere le sfumature, a pensare che sì, ok, è stata un po' sgarbata in quell'intervista, ma magari
ha una ragione valida in questa situazione, magari in quel caso è stata la cattiva ma in questo caso qui è la buona. No, che cos'è sta confusione? Il cervello vuole soluzioni rapide e più ci sta antipatica una persona, più inconsciamente cerchiamo delle prove che ci confermino questa nostra sensazione iniziale. Per esempio, se vediamo un articolo che dice Blake Lively è stata fredda con un fan, ovviamente pensiamo poteva essere sempre lei, ma quando invece leggiamo un articolo che dice Blake Lively ha fatto beneficenza in segreto, l'onorevole cervello ci sussurra sicuramente è stato come il pandoro di Chiara Ferragni, cioè sicuro si voleva fare pubblicità, ma ha fatto beneficenza in segreto. Ma quale segreto? Lo ha fatto trapelare lei il segreto. Questo, ragazzi, molti di voi lo sanno già, si chiama bias di conferma e il team di Justin Baldoni lo sta usando per manipolare la percezione del pubblico. Loro lo sanno benissimo che una volta che Blake verrà messa nella categoria dei cattivi, nella maggior parte delle persone sarà poi difficilissimo spostarla. Il nostro cervello preferirà sempre vivere in un mondo semplice dove ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Quindi il piano del team sembra essere quello di spingere l'opinione del pubblico nella direzione giusta, cioè nel provare un'antipatia verso Blake Lively, e il resto verrà da sé. Cioè, se lei mai parlerà, già per tutto principio, per la maggior parte delle persone sarà la cattiva della situazione, e anche qualora lei racconti la sua versione con le prove, noi non saremo lì ad analizzarle in modo neutrale, ma a guardare quelle prove cercando la conferma alla nostra sensazione iniziale, alla nostra antipatia. Dov'è l'incoerenza? Ma questi meccanismi psicologici non pensate che siano roba avanzata, sono scritti su tutti i manuali di comunicazione di base, quindi tranquilli che il team di PR di Justin Baldoni li conosce e sa benissimo quello che sta facendo. Queste due, Melissa Nathan e Jennifer Abel, stando alla ricostruzione contenuta nella denuncia di Blake Lively, starebbero conducendo quindi una campagna di diffamazione per distruggerle la reputazione e per prevenire che venga creduta qualora denunciasse pubblicamente delle molestie che lei dice di avere subito sul luogo di lavoro. È un piano molto cinico, ma purtroppo incredibilmente efficace. Ma torniamo alla denuncia di Blake Lively condivisa dal New York Times. Cosa succede a questo punto? Dunque, Justin Baldoni a questo punto prende una decisione inaspettata, quella di, come vi anticipavo, mandare all'aria il piano di marketing della Sony e fare di testa sua. Ora, questo piano, ricordiamocelo cosa diceva, shh, non parlate di violenza domestica, fatelo sembrare un film sulla speranza, se no poi la gente si intristisce e non va al cinema. Ecco, Justin si ribella per un motivo o per un altro e decide di ignorare tutto questo, spostando il focus spostando il focus delle sue interviste proprio sul tema della violenza domestica. Come prova, Blake Lively presenta lo screen di un messaggio inviato da Justin a Jennifer Abel, in cui le scrive: qual è la strategia per TikTok? Vorrei che cominciaste a postare contenuti miei dove parlo solo di violenza domestica e dell'importanza del film. E aggiunge: poi ho bisogno che seguiate tutte le storie in cui mi taggano. Penso che dobbiamo lasciare che le persone mi scrivano, così che possiate vedere le reazioni al film e che io possa ripostarle tutte. Le prossime 36 ore sono cruciali e dobbiamo essere pronti, controllare tutto, cercare i contenuti più toccanti delle Survivor e repostarli. Mi serve che troviate Survivors che condividono la propria storia e dare loro risonanza sulla mia pagina e su TikTok. E qui voi potreste dire: perché non può essere che gli interessava veramente sensibilizzare sul tema, dare voce alle vittime? Alla fine lui che segno è? Acquario. Ebbene, forse no, perché secondo la versione di Blake Lively inizialmente Justin aveva abbracciato il piano di marketing, nel senso che pure lui stava portando avanti la campagna di marketing con fiori e fiorellini e senza, diciamo, andare in profondità, senza approfondire il tema, tanto che addirittura si sarebbe presentato a maggio, dice Blake Lively, a un evento di lancio del film con un trailer a tema floreale, credo che per trailer qua intenda la roulotte, e avrebbe distribuito bouquet di fiori agli influencer, avrebbe fatto delle foto in un angolo adibito appunto alle foto, tutto decorato con i fiorellini. E poi il 25 luglio 2024
2024, dice Blake, Justin è andato nel pop-up del negozio di fiori di Lily Bloom, perché era stato aperto tipo proprio come se fosse il vero negozio, no, di Lily Bloom, il negozio di fiori a Century City in California, e avrebbe incontrato i fan. Fin qui tutto ok, no? No, perché Justin Baldoni, dice Blake Lively, era lì con un microfono a forma di rosa. Quindi questo dovrebbe corroborare la teoria in base alla quale lui inizialmente stesse conducendo pure questa campagna di marketing superficiale come lei, che comunque in realtà una cosa non esclude l'altra, secondo me, nel senso, puoi parlare di violenza domestica pure usando il microfono a forma di rosa. Io non penso che sia questo il punto, cioè non è che per parlare di violenza domestica devi avere il microfono a forma di mazza chiodata. Però attenzione, perché Blake Lively dice che a un certo punto lui, Justin Baldoni, si sarebbe accorto del fatto che la gente si stesse indignando per sta campagna di marketing condotta in modo superficiale e quindi avrebbe cambiato personaggio, avrebbe mollato i fiori e si sarebbe trasformato nel Justin drammatico con la voce triste, solidale con le vittime. Addirittura lei dice Justin a questo punto ha eliminato dal suo profilo Instagram tutti i post più leggeri, lasciando solo quelli che enfatizzavano la sua immagine di attivista per la parità di genere. Cioè lei non gliela fa passare sta cosa perché secondo lei sarebbe stata una mossa calcolata non tanto per passare meglio lui quanto per far passare peggio lei, non so se mi spiego, anche se comunque va detto che potrebbe anche essersi accorto lui stesso, grazie ai feedback, grazie al call out, alle opinioni negative degli utenti, che effettivamente fosse squallido quel piano di marketing, cioè lui potrebbe aver dato ragione all'opinione pubblica ed essere tornato sui suoi passi. Cioè non è che è reato rendersi conto di aver fatto un errore e tentare di correggersi, migliorare, anzi servono a questo i call out. Non è detto che lo stesse facendo per distruggere Blake, ma questo cosa me lo fa pensare, ragazzi? Semplicemente il fatto che non ha iniziato a parlare di ste tematiche ieri, non ha iniziato a parlare di ste tematiche quando ha avuto problemi con Blake Lively. Erano anni che faceva attivismo con il suo podcast Man Enough, con i libri, collaborando con l'associazione No More contro la violenza domestica. Su Instagram ha sempre condiviso contenuti per promuovere una mascolinità positiva, ha dato addirittura voce ad alcune vittime di violenza nel suo podcast. Cioè non diciamo che si è svegliato attivista per fare brutta figura a Blake Lively, dai. Lei però si fa ammazzare che è così, io non so che cosa dire. Cioè secondo lei la campagna di sensibilizzazione di Justin Baldoni sarebbe stata parte di una strategia per distruggerla? Se lo merita l'Oscar per la miglior regia Justin Baldoni, ma non per i Dance With Us a quanto pare. Ma andiamo avanti quindi con la versione di Blake Lively. L'1 agosto 2024, manca poco più di una settimana all'uscita di Dance With Us nelle sale e Jennifer Abel va a cena con una giornalista di gossip, una che scrive per People, Fox News, In Touch, USA Weekly, una giornalista quindi che può fare scoppiare un incendio a catena. Finita questa cena, Jennifer scrive al compare di Justin Baldoni, Jamie Heath, il seguente messaggio: sono a cena con un'amica di vecchia data, 12 anni, quindi sono amiche da 12 anni, che scrive per People, Fox News, USA Weekly, è a piena conoscenza della situazione ed è pronta a portare la storia di Blake che strumentalizza il femminismo ovunque appena le diamo il via. Lei odia Blake, ha già sentito questa storia e farebbe di tutto per noi. Per tua informazione. Ora ragazzi, lei odia Blake, lei farebbe di tutto per noi, cioè ma qua non parliamo di giornalismo, questa è una giornalista pronta a costruire una narrazione contro Blake Lively, non motivata dall'amore per la verità, non perché vuole informare il pubblico in modo imparziale, ma perché Blake le sta antipatica e perché è amica della pubblicista di Justin Baldoni ed è disposta a farle un favore appena lei le dà il via. Vabbè, nel frattempo inizia il tour promozionale del film It Ends With Us, quindi gli attori cominciano a girare di città in città per rilasciare interviste sul film e Blake Lively sembra avere idee estremamente chiare. Lei non vuole Justin Baldoni intorno, lei non vuole fare interviste accanto a lui, vuole solo interviste separate, non lo vuole nemmeno a 1 metro di distanza. Blake traccia confini geografici, io sono
sono America, lui è Russia, se si avvicina non chiamo più le risorse umane, chiamo direttamente la NATO. Così il team di Justin Baldoni si allarma, ma così tutti capiranno che è successo qualcosa. Ma non facciamo che Blake si sta preparando il terreno per rendere pubbliche le sue accuse, perché, come dicevamo prima, ragazzi, è ovvio che vedendoli separati il pubblico si insospettirà, inizierà a vociferare. E qui il livello di paranoia nel team di Justin Baldoni, ragazzi, sale vertiginosamente, tanto che il 4 agosto 2024 Jennifer Abel scrive alla collega Melissa Nathan: sto avendo pensieri avventati di voler diffondere questa settimana pezzi su quanto sia orribile lavorare con Blake, solo per anticipare la situazione. Ci sta facendo passare un inferno. Blake però di fatto, ragazzi, ancora non ha detto niente, quindi quale inferno gli starebbe facendo passare? Secondo la versione di Blake, nessuno. Lei si stava semplicemente attenendo al piano di marketing approvato dalla Sony, non stava dicendo niente, non stava facendo niente, ma dall'altra parte si scatena a questo punto una macchina del fango preventiva contro di lei. Melissa Nathan risponde infatti a Jennifer: idem, ho già parlato con l'editor del Daily Mail perché è mia amica. Lei è pronta quando lo siamo noi. Quindi basta un segnale per lanciare questi articoli contro Blake. 3 giorni dopo Melissa scrive a Jennifer: penso che dobbiamo davvero mettere in moto il piano di combattimento social. E Jennifer le risponde: anch'io. Ma cosa sarebbe questo piano, ragazzi? Allora, diciamo che possiamo farci un'idea più chiara quando Jennifer scrive una mail per chiedere chiarimenti sul prezzo da pagare per i vari servizi, specifica cosa includesse. Vabbè, a parte cose abbastanza comuni, servizi insomma vari ed eventuali di pubbliche relazioni, la pubblicista usa una parola un po' bizzarra, cioè lei parla di manipolazione sociale. Cioè ci sarebbe anche questo servizio incluso praticamente in quello che stanno facendo, manipolazione sociale, una cosa di cui, stando alla mail, lei e Justin Baldoni avrebbero discusso a voce. Forse per evitare che rimanesse traccia scritta? Boh, e sapete che succede lo stesso giorno? Melissa Nathan al telefono con sua sorella Sara, che giusto è una giornalista del New York Post e collaboratrice di Page Six. Cioè, sta pubblicista, ragazzi, Melissa Nathan, questa che gestisce le crisi di immagine, ha la sorella che scrive sui giornali di gossip. Vabbè, Melissa decide che nella copertura mediatica del caso bisognerà lasciare fuori la religione di Justin Baldoni e soprattutto la misoginia. Non so in che senso bisognerà lasciare fuori la misoginia. Di che? Di chi? Di lui? Della religione? Si capisce. Sta di fatto che per la terza volta vediamo queste pubbliciste che sfruttano le amicizie nel giornalismo per scrivere articoli a favore di Justin. Chi è che sta abusando del proprio potere adesso? È proprio in questo momento della vicenda che inizia a circolare quell'articolo di TMZ secondo cui Justin Baldoni avrebbe messo a disagio Blake Lively sul set in 2 episodi. Uno durante una scena di un bacio in cui lui si sarebbe attardato più del necessario e uno in cui, dovendola prendere in braccio, le avrebbe chiesto quanto pesasse, o a quanto pare lo avrebbe chiesto all'allenatore di lei. Esce sto articolo, ragazzi, e scoppia il panico nel team di Justin Baldoni. Melissa e Jennifer discutono freneticamente di come sopprimere questi articoli e ci riescono. Infatti il 9 agosto 2024 esce nelle sale il film It Ends With Us e a fine giornata Melissa canta vittoria. Scrive a Jennifer: penso che il peggio sia passato. Jennifer le risponde il giorno dopo: la narrazione online è così incredibilmente buona, i fan stanno ancora sostenendo Justin e letteralmente non c'è stata alcuna diffusione di quei 2 articoli, il che mi sorprende davvero, ma considero questo un totale successo, così come Justin. Hai fatto un lavoro straordinario. Jennifer il giorno dopo le risponde: la narrazione è così pazzescamente bella, anche tu hai fatto un lavoro straordinario, la maggior parte dei social sono così pro Justin e io non sono nemmeno d'accordo con la metà di loro, e ride, lol. Cioè praticamente, ragazzi, Melissa ammette ridendo che neanche lei è d'accordo con la narrazione che ha costruito, non è d'accordo con chi è pro Justin. Surreale, ragazzi, la donna che sta orchestrando la macchina del fango contro Blake Lively si prende gioco del pubblico che manipola.
Questo è quello che sembra da questi screenshot. Addirittura a un certo punto Melissa ha una botta di lucidità e scrive a Jennifer: in sua difesa, immagino in difesa di Blake Lively, lei deve essere furiosa. In realtà è triste perché dimostra che ci sono persone che vogliono davvero odiare le donne. Un'ombra di consapevolezza su quanto sia tossico quello che stanno facendo. E Justin Baldoni? Lui come la sta vivendo questa situazione? Justin Baldoni non lo so, cioè di lui non ci sono molti screenshot in realtà. La promozione del film va avanti, ormai è nelle sale e a un certo punto le cose si complicano ulteriormente. Si diffonde la voce che Ryan Reynolds, il marito di Blake Lively, abbia scritto alcune scene del film. Che se vi ricordate è la stessa Blake Lively a dire sta cosa in un'intervista. E cosa fa Justin Baldoni? Scrive subito al suo team su richiesta del finanziatore Steve Sarowitz e propone un piano malvagio. Scrive Justin: il mio partner Steve chiede di ribaltare la narrazione su questa soffiata. Facciamo sì che sia stato Ryan a dire che la sceneggiatura era un disastro e che lui ha salvato il film. Qualcosa su Ryan che affermava che la scrittrice femminista assunta non sapeva come affrontare un film femminile, eccetera. Usare le loro parole contro di loro. Quindi ragazzi, non so se avete capito, vogliono fare passare Ryan Reynolds, l'amatissimo Deadpool, per antifemminista. Ma farei attenzione a una cosa, cioè il fatto che Justin specifica usare le loro parole contro di loro. Quindi non parla di inventare da zero, ma di prendere qualcosa che effettivamente Ryan avrebbe detto, avrebbe fatto, rielaborarlo al massimo e usarlo contro di lui. Qui si fa tutto un po' più losco perché non sappiamo più dove finisce la realtà e dove inizia la manipolazione della realtà. Cioè praticamente è impossibile sapere quanto di ciò che di negativo abbiamo letto su Blake e Ryan sia stato opera di Justin Baldoni o comunque del suo team e quanto sia stato spontaneo. Intanto Blake Lively, sempre secondo la sua versione, ancora non ha detto niente, ragazzi. Cioè lei mai ha accusato pubblicamente Justin Baldoni di molestie, di comportamenti inappropriati, di averle detto che è vecchia, di averle creato un ambiente di lavoro ostile. Niente, addirittura non avrebbe neanche dato l'ordine al suo team di commentare quello che già sta uscendo contro di lei. Ma perché lei a questo punto non sa, ovviamente lei non lo sa che è il team di Justin Baldoni a stare facendo su bordello contro di lei, a orchestrare articoli su articoli, a mettere in giro voci contro di lei e Ryan. Però Blake Lively si insospettisce perché giorno dopo giorno sta ondata di attenzione negativa contro di lei cresce. Cioè lei si accorge che si gonfia come una palla di neve che rotola giù da una montagna e quindi si chiede: ma non sarà che quei due, Justin e Jamie, dopo la mia denuncia alle risorse umane, hanno deciso di vendicarsi e di impedirmi di raccontare quello che mi hanno fatto sul set? E per approfondire si rivolge a Terakit, un consulente di marketing. Terakit le dice: cara Blake Lively, tu sei vittima di un attacco online mirato e multicanale simile a quello orchestrato contro Amber Heard. Sappi che la tua linea di prodotti per capelli ha perso il 78% delle vendite. Non sappiamo chi stia orchestrando questa situazione, ma il 35% dei risultati di ricerca di Google su di te includono anche riferimenti a Justin Baldoni, quindi forse è lui, ma non ne siamo sicuri. Fai tu. Allora, questo grafico che state vedendo mostra il sentiment su Blake Lively, cioè quanto gli utenti online hanno parlato bene di lei oppure male di lei. I valori positivi sono segnati in verde e indicano le menzioni favorevoli, mentre i valori negativi segnati in rosso indicano le menzioni sfavorevoli, cioè le volte in cui lei è stata menzionata sui social e se ne è parlato male. Cosa rivela il grafico? Inizialmente il sentiment è positivo, ma proprio dopo che più o meno Justin ha assunto il nuovo team di pubbliche relazioni, ecco che si notano episodi isolati di sentiment negativo che sono molto marcati e si alternano, come vedete, a fasi ancora verdi, positive. Però questi episodi negativi sono veramente marcati, cioè non sono lineette rosse piccoline, discrete, no, sono linee rosse lunghe, scendono negli abissi dell'inferno, sono brutali. E questo è strano perché anche se
ok, già circolavano alcuni pettegolezzi sul fatto che Blake non fosse adatta al ruolo di Lily Bloom, anche se si discuteva ogni tanto del fatto che lei si vestisse male. Comunque erano pettegolezzi abbastanza innocui, non abbastanza forti da giustificare sti picchi improvvisi di rosso in un personaggio così amato come lei. Tra l'altro al tempo ancora non erano state tirate fuori le sue vecchie interviste in cui lei si comportava da snob, e lei non aveva rilasciato le nuove interviste per promuovere il film, sminuendo le vittime di violenza domestica, cioè non c'era ancora stata la campagna di marketing di Dance With Us, quindi cioè non c'erano tutte queste occasioni di sparlarla, capito? Che poi, guarda caso, cosa strana, il giorno dopo di nuovo verde. Non ha senso, cioè che la gente la odiava in massa un giorno e poi il giorno dopo le passava. È strano questo grafico, ragazzi, è come se ci fosse in atto in certi giorni un'azione coordinata da parte di un gruppo di persone per diffondere critiche contro di lei tutte assieme. E poi guardate, c'è un crollo a cascata del sentiment, quindi a partire dall'uscita di It Ends With Us, più o meno, su Blake Lively si abbattono l'ira e la vergogna. Il sentiment le diventa tutto rosso ed è il periodo in cui Blake rilascia le interviste squallide. Quindi è difficile, è intricato. Come si fa qua a capire se questo sentimento negativo sia colpa sua o di una campagna diffamatoria? Anche perché una cosa non esclude l'altra, potrebbe essere un mix. Anzi, in realtà una campagna di manipolazione sociale efficace funziona meglio se il team non inventa le critiche da zero, ma amplifica e rende virali quelle che nascono spontaneamente, che le hanno tutti, no? Le critiche negative ce le abbiamo tutti. Se poi c'è un team che isola le critiche e le rende giganti attraverso articoli di giornale o copiandole, incollandole, facendole dire a più account, ovviamente si amplifica il sentimento negativo, diventa virale il sentimento negativo, se ne accorgono più persone di quegli aspetti negativi di Blake Lively. E una volta che il sentimento generale di una celebrità è diventato prevalentemente negativo, è finita, è difficile invertire la tendenza, perché poi qualunque cosa tu dica viene interpretata nel peggiore modo possibile. Quindi siamo di fronte a un caso veramente complicato, perché probabilmente Blake Lively i problemi a livello di immagine se li è creati da sola, ma questo grafico fa effettivamente pensare che delle interferenze strane ci siano state, delle interferenze aliene. Poi magari non è così ed è stato tutto spontaneo, può succedere, ma lei si convince comunque che non sia così. Blake Lively scopre questa cosa mentre Justin praticamente durante la promozione del film è impegnato a rilasciare interviste in cui fa dichiarazioni del tipo: non c'è mai una scusa per ferire una donna, fisicamente o emotivamente. E così Blake Lively scrive un reclamo al CRD, il Dipartimento per i diritti civili della California. Ora, cosa fa questo ente? Ma perché hanno tutti sti enti in America, madonna? Praticamente è tipo un detective che si mette a indagare su discriminazioni e molestie sui luoghi di lavoro, raccogliendo ogni prova possibile. Tra l'altro non si occupa solo di questioni lavorative, ma anche tipo di case, cioè se qualcuno non ti vuole affittare casa per motivi discriminatori, tipo perché sei di un'altra nazionalità, perché sei donna, se ne occupa pure questo ente. Ma a noi interessa la parte che riguarda il lavoro. Il reclamo al CRD, ragazzi, fate attenzione a questa cosa perché sarà fondamentale saperlo poi quando ascolteremo la versione di Justin. Da quello che siamo riusciti a capire, è un passaggio obbligatorio prima di denunciare in modo vero e proprio le molestie sul luogo di lavoro. Dopodiché, dopo aver fatto il reclamo al CRD, allora puoi denunciare per molestie sul luogo di lavoro in modo vero e proprio e sei protetta da una legge che si chiama FEA, che appunto protegge dalle discriminazioni, dalle molestie, nello specifico sul luogo di lavoro e sempre nelle case, ma a noi ci interessa il luogo di lavoro. Ma attenzione ragazzi, questa legge vieta anche le ritorsioni contro chiunque denunci queste cose. Cioè, per esempio, se io dipendente di un'azienda scrivo alle risorse umane: il mio capo mi molesta, e lui, guarda caso, pochi mesi dopo mi licenzia,
sta violando la FEA, questa legge, perché probabilmente lo sta facendo per vendetta. Quindi la situazione di Blake rientrerebbe nella FEA, perché lei ha richiesto alle risorse umane che Justin Baldoni e Jamie Heath non entrassero più nel suo camerino senza bussare, che non le mostrassero più video di mogli che partorivano, che non le facessero più improvvisare scene intime davanti ai loro amici, e per questo, secondo lei, le avrebbero scatenato contro una campagna di diffamazione. È una ritorsione di fatto. Però appunto prima di arrivare alla denuncia ufficiale, quindi a fare la denuncia che finisce in tribunale, devi per forza fare un reclamo al CRD. Questo ente fa un'indagine preliminare e alla fine di questa indagine ti consegna le prove raccolte. Così se tu decidi di andare avanti con una causa legale, già hai la tua valigetta pronta con le prove che puoi usare insomma davanti alla giuria. È un passaggio preliminare che può preannunciare una battaglia legale, ma non è detto, può essere anche solo un reclamo, vengono rimessi in riga quelli che lavorano con te e che ti hanno eventualmente fatta sentire molestata e basta, cioè può anche finire lì. Ecco perché, ragazzi, vi dicevo che la denuncia di Blake Lively riportata dal New York Times non è una denuncia vera e propria, è tipo una pre-denuncia fatta al CDR. Questa quantomeno è la conclusione a cui siamo arrivati dopo esserci sminingiati un sacco, ragazzi. Non è stato facile perché è una realtà lontana dal nostro sistema, quindi spero sinceramente di non avervi detto una cavolata. Nel caso ne sappiate di più, nel caso abbia detto qualcosa di sbagliato, correggetemi nei commenti che tanto ne riparleremo anche nel prossimo capitolo. Il 21 dicembre 2024 il New York Times sgancia la bomba pubblicando la denuncia, reclamo, la cazziata di Blake Lively, come la si vuol chiamare. Facile, ragazzi, che sia stata proprio Blake a passare il documento al New York Times, perché oltre al contenuto legale, quindi oltre a questa specie di denuncia, troviamo anche una sua dichiarazione che dice: spero che la mia azione legale aiuti a sollevare il sipario su queste sinistre tattiche di ritorsione per danneggiare le persone che denunciano comportamenti scorretti e aiuti a proteggere gli altri che potrebbero essere presi di mira. Per come questa denuncia viene pubblicata, scandalo, mega scandalo, Justin Baldoni, fango. Tra l'altro, parentesi, da questa denuncia viene colpito non solo Justin Baldoni, ma anche ovviamente le pubbliciste, tra cui Stephanie Jones, fondatrice dell'agenzia di pubbliche relazioni Jones Work. A quanto pare fino a pochi mesi prima era lei l'addetta stampa di Justin Baldoni, lui era sotto la sua agenzia, la Jones Work, ma ad agosto, quando tutta questa faccenda della cancellazione di Blake era in pieno svolgimento, Justin Baldoni avrebbe deciso di posarla e di mettersi nelle mani di Jennifer Abel, che si era appena messa in proprio, solo che Jennifer un attimo prima di mettersi in proprio lavorava per Stephanie Jones alla Jones Work e Stephanie l'aveva licenziata perché, a detta sua, l'aveva beccata a rubare dei documenti dal suo studio proprio per prepararsi a mettersi in proprio in segreto. Jennifer al che le avrebbe rubato il cliente più importante, Justin Baldoni, e avrebbe assunto Melissa Nathan. Vabbè, ragazzi, questo è tutto un altro dramma, è tipo il Game of Thrones delle pubbliche relazioni, ma ve lo sto raccontando perché Stephanie Jones, dopo aver letto questo articolo del New York Times, teme che qualcuno cercherà di attribuire a lei la responsabilità della campagna diffamatoria, quando lei, a detta sua, non ci lavorava più per Justin in quel momento lì. E allora denuncia tutti, denuncia Justin Baldoni, Jennifer Abel, Melissa Nathan, la Wayfarer, il barista, il postino e il Vento del Nord per diffamazione e violazione del contratto. Tutta una tempesta legale all'interno della tempesta legale. Tra l'altro, vi sarete sicuramente chiesti nel corso di questo video: ma come ha fatto Blake Lively ad avere accesso a tutti quei messaggi scottanti tra Jennifer Abel e Melissa Nathan? Lo so che ve lo siete chiesti, lo so. La risposta è col supina, una richiesta legale in America per ottenere le comunicazioni, detta molto alla buona. Cioè, praticamente in America funziona che il tribunale ti chiama e ti dice: vieni un attimo che dobbiamo controllarti il telefono. E chi è che ha fornito il telefono al tribunale? Jennifer Abel. Ma lei non lo sa, perché i messaggi erano nel telefono aziendale che
che apparteneva alla precedente agenzia per cui lavorava, cioè quella di Stephanie Jones, e infatti sarebbe stata Stephanie Jones a comparire in tribunale portando i messaggi. Così Blake Lively si sarebbe ritrovata tra le mani tutti i messaggi e tutte le email necessarie per costruire il suo caso. La vendetta è un piatto che va servito con gli screenshot, come direbbe Rosemary, che tra l'altro è incinta. Ragazzi, Rosemary è incinta. Lo so ragazzi, è strano che Jennifer Abel ancora usasse il telefono aziendale di prima. Questa è un'incoerenza, ma in realtà di tutta questa situazione di Stephanie Jones ne parleremo meglio quando affronteremo la versione di Justin Baldoni. Quindi a questo punto che succede? Inizia a circolare lo screenshot di un commento lasciato da Jennifer Abel in un gruppo Facebook, un gruppo privato dedicato a chi lavora come PR, no? Nelle pubbliche relazioni, un posto dove insomma ci si incontra tra colleghi, si chiacchiera e insomma cosa scrive Jennifer? Leggiamo: ciao, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato il giorno in cui avrei dovuto difendermi dai miei stessi colleghi, ma certamente questi ultimi giorni sono stati interessanti e francamente devastanti. Ma ecco i fatti. No, io non sono mai stata convocata ufficialmente in tribunale, non sono mai stata supinata, dice. Ho scoperto che i miei messaggi privati e le mie email erano inclusi nella denuncia solo dopo averla ricevuta venerdì sera. E poi il New York Times mi ha contattato un'ora e mezza dopo la ricezione. Avevano già esaminato il documento di 80 pagine e preparato le domande e a quanto pare avevano anche ricevuto migliaia di pagine di documenti contenenti la nostra corrispondenza che noi non avevamo mai visto. Era chiaro che si trattava di un'azione coordinata, ma nulla di nuovo rispetto a ciò che ho visto in oltre 15 anni di lavoro nelle PR del settore talenti. Recentemente ho lasciato la mia precedente azienda per la quale lavoravo durante questa campagna, con un team che ha partecipato interamente alla campagna e un capo che la supervisionava e che aveva accesso alle mie email e al mio telefono di lavoro. Da questo potete dedurre ciò che volete. Quindi Jennifer dice: ma non è vera sta cosa che Stephanie Jones non c'entra niente, io ancora lavoravo per lei mentre andava avanti questa campagna. Vabbè, sostanzialmente Jennifer si sta lamentando del fatto che il suo ex capo abbia portato i suoi messaggi e le sue email in tribunale per buttargliela a lei. È tipo che si sente anche violata nella privacy, non si può neanche architettare una campagna di diffamazione in santa pace. Vabbè, poi Jennifer insinua che i messaggi scelti da Blake Lively siano stati selezionati ad arte per fare passare lei, Melissa e Justin come un trio di cattivi, tipo il Team Rocket, e scrive, prima leggiamo il suo stesso commento e poi lo commentiamo: quello che i messaggi selezionati ad arte non includono, e non sorprende perché certo non si adatta alla narrazione, è che non è stata implementata alcuna campagna di diffamazione. Non abbiamo mai facilitato articoli negativi, né c'è stato un piano di combattimento social. Su questa frase ci torniamo, ma per ora leggiamolo tutto il commento. Anche se eravamo preparati per ogni scenario, perché il nostro compito è essere pronti. Tuttavia non abbiamo mai dovuto implementare nulla, perché internet stava facendo il lavoro per noi. Certo, ne abbiamo parlato, abbiamo contemplato l'eventualità di fare determinate cose, segnalato account da monitorare e lavorato con un team social per rimanere al passo con la narrazione e agire rapidamente se necessario. E sì, ci siamo rallegrati e abbiamo scherzato sul fatto che i fan riconoscessero il cuore e il lavoro del nostro cliente senza che dovessimo fare altro che concentrarci sulle interviste positive per il nostro cliente. Come mostrano i messaggi, ci siamo lasciati trasportare in modo immaturo e abbiamo scherzato privatamente su come internet reagiva alla donna il cui team stava rendendo la nostra vita incredibilmente difficile durante la campagna. Tutta sta perifrasi per dire Blake Lively, la donna il cui team stava rendendo la nostra vita incredibilmente difficile durante la campagna. Sono umana, scrive Jennifer. Dopo lunghe ore di lavoro, mesi di preparazione e il lavoro quotidiano, è stato gratificante vedere che, sebbene fossimo pronti, non abbiamo dovuto fare nulla di straordinario per proteggere il nostro cliente. Vabbè, tutte cavolate ragazzi, mi disp. Jennifer, questa difesa fa schifo, si smonta facile come un mobile dell'Ikea, diceva una famosa filosofa. Cioè Jennifer ragazzi dice: noi non abbiamo mai facilitato articoli negativi. Non abbiamo mai facilitato articoli negativi. Ma come? Ma te lo sei dimenticata quel bel messaggio in cui Melissa Nathan ti inviava l'articolo del Daily
Daily Mail che si intitolava Blake Lively è destinata a essere cancellata, eccetera eccetera, e ti ricordi come tu le hai risposto a Melissa? Wow, hai davvero superato te stessa con questo pezzo. Quindi lo aveva fatto scrivere lei, lo aveva commissionato lei, e Melissa ti aveva risposto: ecco perché mi hai assunta, giusto, sono la migliore. Quindi in che senso non avete facilitato articoli negativi? Non solo, ricordiamo anche quel messaggino di Jennifer inviato al compare di Justin Baldoni a Jamie Heath risalente all'1 agosto, in cui Jennifer scriveva: sono a cena con un'amica di vecchia data, 12 anni di amicizia, che scrive per People, Fox News, USA Weekly, è a piena conoscenza della situazione ed è pronta a portare la storia di Blake che strumentalizza il femminismo ovunque appena le diamo il via. Lei odia Blake, ha già sentito questa storia e farebbe di tutto per noi. Quindi in che senso non avete facilitato articoli negativi? Poi abbiamo letto anche che tu, Jennifer, avevi scritto a Melissa in un messaggio: sto avendo pensieri avventati di voler diffondere questa settimana pezzi su quanto sia orribile lavorare con Blake, solo per anticipare la situazione, ci sta facendo passare un inferno. Quindi ancora, ma in che senso non avete facilitato articoli negativi su Blake Lively? Tra l'altro la risposta di Melissa era stata: idem, ho già parlato con la editor del Daily Mail perché è mia amica. Quindi onestamente a me pare proprio che gli abbiate facilitati gli articoli negativi su Blake Lively, sfruttando le amicizie, sfruttando la sorella di Melissa, peraltro quando non ce n'era neanche motivo, perché Blake non stava dicendo nulla, Justin non aveva nulla da cui difendersi, ma Jennifer già, come abbiamo visto da sto messaggio, voleva diffondere pezzi negativi su Blake Lively, cito, solo per anticipare la situazione, solo per anticipare, cioè preventivamente, per sicurezza, giusto per toglierle la voce prima che parli, che altrimenti poi una volta che ha parlato è tutto più complicato. Poi ragazzi, sempre Jennifer dice in questo commento: non c'è mai stato un piano di combattimento social. Ma scusa, ma allora perché prima dell'uscita del film Melissa ti ha scritto: penso che dobbiamo davvero mettere in moto il piano di combattimento social? Cioè, questa era stata l'espressione che avete utilizzato, piano di combattimento social, quindi come puoi dire che non esisteva? Chi scriveva questi messaggi? Il tuo alter ego cattivo? Ti eri spruzzata il profumo del Dr. Genius? Cioè, ok, è vero che gli articoli contro Blake Lively si basavano su cose realmente fatte da lei, ok che Blake Lively non brilla per simpatia, ne potremmo discutere all'infinito, ma questo non è che ti dà il diritto di chiamare un esercito di giornalisti che la odiano e fare confezionare loro articoli negativi solo perché ha osato dire alle risorse umane che Justin Baldoni l'aveva molestata. Essere antipatica non è un reato, molestare una donna sul luogo di lavoro sì, diffamarla sì, e farlo per ritorsione, per vendetta o per prevenire che qualcuno possa credere alla sua versione non solo è un reato, ma è anche una vigliaccheria colossale. Ok, ma andiamo avanti ragazzi, perché scusate, il commento di Jennifer in realtà non era ancora finito. Prosegue lei dicendo che si erano mossi per un motivo, e cioè che il team di Blake Lively avrebbe ricattato Justin Baldoni, l'avrebbe minacciato di diffondere storie orribili su di lui nel caso in cui lui non avesse rispettato le sue richieste. Vi leggo le parole di Jennifer. All'inizio della campagna sono stata informata che il team opposto, il team di Blake Lively, stava diffondendo storie orribili sul mio cliente come piano di emergenza nel caso in cui lui, il mio cliente, non avesse rispettato le richieste della campagna. Per questo abbiamo coinvolto un team di crisi, perché, dice lei, io non mi occupo di questo, io sono un'addetta stampa, organizzo interviste. Cioè lei praticamente la sta buttando a Melissa Nathan, dice io mi occupo di organizzare interviste. Interessante strategia di autoassoluzione, ma un po' traballante, Jennifer, visto che tu, Jennifer, sei la stessa persona che ha scritto al team di Melissa. Dovrete essere duri e saper dimostrare cosa siete in grado di fare in questi scenari. Lui vuole sentirsi come se potesse affossarla. Muah! Cioè, capito, non hai scritto il mio cliente vuole sentirsi come se potesse difendersi. No, affossarla, sotterrarla metaforicamente sotto una montagna di articoli, post, chiacchiere tossiche, toxic gossip train. Però attenzione, perché a questo punto Jennifer dice io ho difeso Justin Baldoni perché ho esaminato prove.
ho visto i fatti che contraddicevano completamente le accuse di Blake Lively e mi sono convinta che Justin avesse ragione. Anche qui, ragazzi, vi leggo direttamente le sue parole. Che tipo di donna lavorerebbe contro un'altra donna vittima di ciò che viene affermato? Grazie per averlo chiesto. Dopo aver esaminato prove e fatti concreti che contraddicevano ogni accusa e richiesta fatta all'inizio della produzione, io ho scelto di stare accanto al mio cliente, dalla parte del mio cliente, con cui ho lavorato per quasi 5 anni. Una persona che ha dedicato la sua vita al trattamento equo degli altri, in particolare delle donne, che non ha mai avuto episodi di comportamento negativo e che ha costruito una community meravigliosa con il team di Wayfarer che condivideva la stessa integrità morale. Il mio cliente è perfetto? No! Infatti lui stesso ammette continuamente di non essere perfetto, al punto che gli ho detto di smetterla di autocommiserarsi, perché può essere interpretato nel modo sbagliato. I sentimenti di Blake sono validi? Non spetta a me dirlo o speculare su ciò che lei provava in quei momenti, e non screditerei mai una donna per avere detto la sua verità, ma alla fine della giornata, se non è la verità e ci sono le prove che dimostrano il contrario, come rappresentante io ho il dovere di fare ciò che ritengo giusto. E quindi, secondo Jennifer e secondo il suo entourage di PR, ci sarebbero addirittura delle prove che dimostrano che Blake Lively si sia inventata tutto. Occhio ragazzi, perché qui la narrazione si sta preparando a ribaltarsi di nuovo, proprio con un triplo salto carpiato con avvitamento. Entra in scena l'avvocato Brian Friedman, che, nomen omen, vuol dire uomo liberato, e l'uomo liberato è pronto a liberare Justin Baldoni dal peso di queste accuse. Comincia con una dichiarazione pubblicata sul New York Times in cui dice: Blake Lively ha avanzato queste accuse come tentativo disperato di riparare la sua reputazione negativa che lei stessa però si era rovinata con le sue mani. Internet ha semplicemente visto quello che lei ha fatto, ha ascoltato quello che lei ha detto e ha reagito. E aggiunge, ragazzi, l'avvocato di Justin Baldoni, l'uomo liberato: queste accuse sono completamente false, oltraggiose e intenzionalmente provocatorie. E infine cala l'asso finale, colpo di scena ragazzi. Secondo l'avvocato, la Wayfarer ha dovuto assumere un team di gestione delle crisi, non per diffamare Blake Lively a gratis, ma per proteggersi da lei, perché, udite udite, lei aveva già assunto per prima un'agenzia di pubbliche relazioni, la Vision PR, con Leslie Sloan come rappresentante, per diffondere storie false e completamente inventate contro Justin Baldoni se lui non avesse accontentato le sue richieste, che non erano però richieste legittime del tipo non voglio che il regista mi mostri a tradimento, ma più richieste del tipo mi dovete dare i vestiti alla Serena van der Woodsen, cioè cose del genere. Secondo l'uomo liberato, Blake Lively avrebbe minacciato ripetutamente di non presentarsi più sul set, di sabotare il film, di non promuovere il film se i suoi capricci non fossero stati soddisfatti, e orchestrare e diffondere pettegolezzi falsi su Justin Baldoni sarebbe stata parte di questo suo gioco di ricatti. E così scopriamo un nuovo lato oscuro del grande teatro di Hollywood, le agenzie delle pubbliche relazioni, cioè praticamente le celebrità altro non sono che burattini di una gigantesca commedia orchestrata da agenzie che si fanno pagare profumatamente per raccontare storie che siano sì lusinghiere per i loro clienti, ma velenose per i loro nemici, perché giustamente un eroe senza un cattivo da combattere non è un eroe, è un egocentrico in cerca di applausi. La diffamazione a Hollywood a quanto pare è un'arte, è proprio una forma di intrattenimento, cioè chi sono i buoni e chi sono i cattivi a quanto pare non sempre si decide in base alla vera morale delle singole celebrità, ma in base a chi ha il team di pubbliche relazioni più abile. L'1 gennaio 2025 Justin Baldoni inizia l'anno col botto, denuncia il New York Times per diffamazione, chiedendo una modica cifra di $250 milioni. Perché? Perché secondo lui il giornale lo avrebbe dipinto come un cattivo attraverso false dichiarazioni. Ma il mondo intero si domanda: Justin, scusa, ma il New York Times ha solo riportato la denuncia di Blake Lively, perché non denunci lei direttamente, Justin? Chi fa un tafiri? E Justin, ragazzi, ci pensa 2 settimane e poi dice ok, lo faccio. Il 16 gennaio 2025 Justin Baldoni denuncia Blake Lively
e suo marito Ryan Reynolds per diffamazione, violazione della privacy ed estorsione civile. Secondo Justin Baldoni, i due crasti avrebbero orchestrato tutto per usarlo come capro espiatorio nel tentativo di riparare così la loro reputazione, che però si erano rovinati con le loro stesse mani. E attenzione ragazzi, perché Justin non si limita a rispondere così con una denuncina per diffamazione con qualche pagina di appunti. No, lui per la nostra gioia presenta una denuncia da 179 pagine, quasi il doppio rispetto alle 80 di Blake, pronto a smontare ogni suo singolo screenshot. Con il resto della conversazione, cioè Justin ci fornisce il contesto completo che secondo lui lei avrebbe omesso in malafede per manipolare la narrazione e portarla a proprio favore. Ma non si fermerà qui. Justin farà trapelare i girati integrali delle riprese del film, in particolare di quelle scene in cui Blake sostiene di essere stata molestata da lui. Cioè, noi vedremo cos'è successo dietro le quinte col girato integrale, cioè senza tagli, e questo dimostrerà in modo inequivocabile, o quantomeno dovrebbe dimostrare, secondo Justin Baldoni, che non ci sia stato niente di molesto, nessun comportamento fuori luogo e che lei abbia manipolato quello che è successo. Ora, se inizialmente l'opinione pubblica sembrava essersi spostata verso Blake Lively, a questo punto, con la controdenuncia di Justin Baldoni, molti iniziano a tornare dalla sua parte. Ma della versione di Justin Baldoni parleremo nel prossimo capitolo della It Ends With Us saga. Una saga che, a differenza di quello che dice il titolo, non era finita con loro. A questo punto fatemi sapere cosa ne pensate voi. Credete a Blake Lively o vi sentite dalla parte di Justin Baldoni? Chi vi sembra più convincente in questo momento e perché? Siete team Blake, team Justin? Fatemi sapere la vostra opinione ragazzi, ovviamente siate gentili, mantenetevi moderati, io scendo subito giù a leggervi, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, se siete ancora qui probabilmente avete il cervello che vi fuma, quindi vi ringrazio proprio per la pazienza anche. Io mi metto subito al lavoro per il terzo capitolo ragazzi, che considerando la lunghezza della denuncia di Justin Baldoni potrebbe essere più lungo veramente di una stagione di Dr. House, quindi non c'è tempo da perdere. Vi mando un grande abbraccio e a voi la linea.